Eccoci qua amici! Un saluto da Jekyll e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, per giorni, per settimane. Che bello ragazzi! Scusate il ritardo, c'è stato un temporale in zona, c'è ancora tecnicamente, però sembra che stia andando di là. Sta andando verso Alessandria, quindi ciao! Ciao al temporale. Ciao a tutti ragazzi. Allora, fatemi sistemare il messaggino. Avvisiamo la gentile clientela che oggi siamo in diretta e finalmente ci siamo. Matteo, ciao Matteo, aspettavo i tuoi aggiornamenti. Volevo dire, chissà com'è andata ieri su Megami Tensei, quali amici si è fatto Matteo, la Pixie, a parte la Pixie, ma quali amici ti sarei fatto ieri? Eccomi qua. Avrei già notato dei cambiamenti rispetto alla versione Switch, vero? Da quanto ne so io è molto più fluido, molto più giocabile, molto più bello, 60 fps. Dammi il tempo, non ho neanche aperto Discord. Dammi il tempo. Calma, con calma, nessuno mi corre dietro. Sono in ritardo, sono già in ritardo con la live. Guarda, eccomi qua. Non c'è alcuna fretta. Ciao Lio, dammi il tempo di aprire tutto. Anzi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomerania! Buona serata. Eccoci. Ecco, sono contento del feedback di Matteo. Grazie Leonardo, che adesso evitiamo argomenti crudi. Sì, assolutamente, solo roba cotta oggi. No, sto scherzando, è una battuta. Non è vero. Allora, siamo al capitolo 10 qua. Comunque diceva, un drago. Ma poi c'è un sacco di cose. Io avevo visto i tempi, visto che tanto sapevo che non avrei preso la Switch, mi ero visto un gameplay di Shin Megami Tensei 5 su Switch. Mi era sembrato un gioco molto grezzo, molto lento, non mi piaceva tanto, c'era qualcosa che mancava. E invece su PS5 è uno spettacolo, ragazzi, è un'edizione, cavolo, ha fatto qualche fusione, bene, ma guarda, quelle ti servono, alla fine ricordi che se tu hai sempre bisogno, ci sono quegli strumenti, scrivo, Fusion Calculator, ci sono questi strumenti qua, lascia perdere il nome che sembra una roba uscita da roba brutta, però veramente, fidati, è quello che usavo io. Mega 10 Fusion a normal e tostino, sì, a normal e tostino. Vabbè, questo ci sono degli spoiler, però ripeto, se ti serve qualcosa lì ti trovi tutto quello che ti può servire. E vediamo ragazzi, vediamo bene, perché adesso ci sarà tutto il tempo del mondo. Noi intanto andiamo avanti con Devil May Cry. Ciao Leo, non Leo. Ciao Ice, ciao, come stai? Ciao ragazzi. Non c'è Ice. Ho visto male io. Ma c'era. Forse gli ha cancellato il messaggio il bot. Mi sa che gli ha cancellato il messaggio il bot. Sì, dimmi. Sta avendo gli incubi. No, l'ho visto. Occhio, No, l'ho visto. Di sicuro che l'ho visto. Però è che secondo me gli ha cancellato un messaggio il bot. Perché è sparito. Cioè c'era e poi non c'era più. Ah, già, giusto, la musica. Bravo. Grazie Leonardo che me l'hai ricordato. Un attimino. Ci sono, sì, aveva scritto, lo sapevo che avevi scritto, vedi, non lo so inventato io, non lo so inventato io. Avevo visto Ice, era sparito. Vabbè, adesso quindi anche scrivere ciao fa impazzire il correttore, quello che ti buttano fuori. Hai scritto ciao, via! Poi magari l'ha scritto tutto in maiuscolo, secondo me, a volte fa sti scherzi. Ok, puoi usare il sound, Leonardo. Allora, stile, cosa abbiamo fatto l'ultima volta? Swordmaster, che figo, lo Swordmaster. Voglio fare lo Swordmaster perché è più forte, al momento ce l'ho più livellato. Equipaggia, dobbiamo scegliere le armi. Ho la nuova arma che è lo Spiral, il cecchino, ma non mi piace cecchino. Onestamente preferisco una bella doppietta. Facciamo doppietta Ebony e Ivory e si va avanti, che è un piacere. E devo scegliere le armi. Tu mi avevi detto di andare Vabbè. Io ti avevo detto per le armi ti direi Agri e Rudra e coso. Invece la chitarra elettrica, ovviamente. Tu lo vuoi vedere? È Nevan. È Nevan, sì. Lo voglio anch'io. Anche se Cerberus, devo dirtelo, Cerberus come arma non è male. Sì. Allora, mini boss Sì, lo so, per quello che ti ho detto, se ti vedi in difficoltà non essere obbligato a farlo normale, tu puoi farti il platino facile, guarda, non c'è nessun problema, quello che stavo dicendo, non sentirti obbligato ad andare, voglio sbloccare questa qua, Reverb Shock, è una mossa per la chitarra elettrica,
Beh, ragazzi, iniziamo a suonare. Pensavamo di giocare a un action, e invece suoniamo. Vabbè, tu prova, tanto comunque. Io ad esempio me l'ero abbassato un po' perché mi divertivo di più. Volevo, visto che io puntando al platino, sai, non è la difficoltà che conta, sai com'è. Però la prima run fai le tue scelte tranquillo, non pensare se la scelta è giusta o sbagliata. Cioè, tanto alla fine quello che conta davvero sono poche scelte nel gioco, pochissime. Ho preso una maschera di pietra. Matteo, se no ti finisce come è successo ieri a Jack, che per fare una fusione gli è uscito fuori un titano, quindi più No, culo di sì, quello. capitano gli errori, capitano. Quello è stato un errore, ragazzi. A volte succede che fa la fusione. Un errore che però ti ha dato È un errore buono, non ce l'avevo. Se mi dava una cosa che avevo già, era uno spreco. Cavolo, ragazzi, sia stato un bel errore. Fossero tutti così gli errori. Mi è piaciuto proprio. Abbiamo la maschera di qualcosa, di pietra. Oh, vediamo come va. Devo usare... No, magari usiamo la spada. Oh, chitarra elettrica, ragazzi. E sta suonando con la chitarra elettrica, beh, ragazzi. Sappiamo tutti che Dante è sempre stato un personaggio figo, Queste sono le cose belle di Devil May Cry 3, devo spostare. Ciao Moreno! Ciao Moreno! Mamma mia, ho editato il temporale, Moreno. Ti faccio vedere, guarda, ti faccio vedere. Mamma mia, ha sfiorato anche tutto oggi. Tutto a posto, Leo, tutto a posto. Vedi, ora su Valenza. Poi c'è sul Milanese sempre un po'. Che bello sentire il buon Moreno, faccio fare uno scioccautino che vedo. Io per il resto come va, ti chiede Leonardo? Vivo? Già risposto, tutto a posto, tutto a posto. Quella è la risposta, ok. Pensavo vivo morto X, ecco qua. Una canzone di Ligabue. No, come diceva Terminator. Pioggia, ok. Anche qua piove. No, ho usato il tasto sbagliato. Ma boia, ma un'altra. Ma quanto. Sapete l'unico problema di Neverwinter? È che ci sta un sacco a installare. Cioè, cavolo, quasi ogni giorno c'ho le installazioni. No, io devo mettere da un'altra parte la telecamera, sto impazzendo. Perché non trovo il posto per la telecamera. Ma scusa, mettila bassa. Fatto. Bassa a sinistra. Proviamo, infatti l'ho fatto. Non sa mai. Cos'è sto posto? Oh boia, ma cos'è sto posto? Beato te, Moreno, beato te. Che dice... Oh, qualche lago, ma lì sì che ti rilassi. La Rain Blind fai bene, soprattutto perché... Sì, ma ti fai tutte le secondarie, tranquillo. Non ho capito una cosa, tutte le mosse con le... Oh, sì, certo che può. È molto più... Ad esempio nel 3 c'era il sistema di Magatama. Il sistema di Magatama, tu equipaggiavi delle cose e al level up ti dava un'abilità di quel Magatama. Invece adesso tu puoi... È un sistema diverso, tu puoi assumere l'anima di certi mostri, chiamiamoli col nome che hanno, demoni, che incontri per strada, e puoi equipaggiare le anime dei demoni quando sei alle fusioni, e lì ti potenzia, ma non è una cosa che hai dall'inizio, proprio dal primo momento del gioco, te lo dà un po' dopo, ho sbagliato strada, mannaggia. La miseria, ho sbagliato strada di nuovo. Io purtroppo qua mi perdo. Ma almeno Moreno, tu ti devi fare una mezz'oretta, da me invece passi, non dico un'oretta sana, ma quasi, per andare al mare più vicino. Quindi... qua non c'è niente, c'è la piscina, l'hanno riaperta quest'anno. Ma... beati voi. Ma non ci vado. Io ce l'ho vicino casa. Io perché non vado? E non ho la macchina. Perché non c'hai i soldi. No, i soldi per andare in piscina ce li ho. No, uno, non ho un amico per andarci. 2, non ho la macchina per andarci. Ho i miei amici. L'autobus. Sì, l'autobus, assolutamente puoi contare che dove abito io c'è un autobus, ci puoi proprio contare, guarda, che c'è un autobus nella mia zona. Contaci, sì. Una città piccola, troviamo anche l'autobus, abbiamo pure il conforto di avere le cose. Ma io guarda che non abito in una città ultra sviluppata, abito in una città dimenticata da Dio, veramente. Siamo in 2. Siamo in 2, quindi. Che cavolo. Io dico, io il mare ce l'ho, il più vicino ce l'ho forse a 1 chilometro e qualcosa, sono anche di meno.
E per andarci, se non c'è nessuno, ci 2 devo ore scendere Moreno. con Vabbè, Moreno l'autobus. sì, anche lui non è proprio attaccato al mare dove abita lui. Dico, devo prendermi l'autobus, però c'è una pecca, che se io mi prendo l'autobus e arrivo lì, c'ho, come si suol dire, coso calcolato, non il tempo calcolato, com'è che posso, Ah, non com'è lo che si so dice? io, devi sbrigarti, nel senso hai... Eh, che praticamente non mi diverto, cioè se almeno tu sai, dici, scendi con un amico, qualche volta riesci a convincere a dire, guarda, restiamo un altro pochettino e poi Ma saliamo. sono gli amici che non... come quel personaggio per dire, guarda, questo personaggio che usi adesso nel gioco, che usi in Devil May Cry, che è il buon Dante, io lo adoro, perché è un personaggio veramente incredibile come carattere. Oh, posso usare finalmente questa, che la volta scorsa non potevo usarla perché non avevo la chitarra. Let's rock! E Mamma mia. ancora la questa è niente, Jack dice cose, ma questo ancora è niente. Che senso è niente? È una chitarra elettrica. È una delle No, cose più belle dico, che... a parte le altre armi che arriveranno, a parte quelle, io ti dico, il fatto che questo ancora non è niente, vatti a giocare cosa quando sarà Devil May Cry 4. Ah, lo so che... Poi, Ma infatti io non vedo lasciati, l'ora di giocare nel May Cry 4, ce l'ho. Ok, l'ho rotta. L'ho rotta col potere della spada. Beh, ragazzi, qui si fa sul serio, lo dico sempre che che- si fa sul mi sa serio. che qui non c'è, non so se qui c'è, ma mi sembra non c'è, ma in Devil May Cry 4 No, sono sempre diverse da gioco a gioco. c'è un'arma, Jack, che Veramente ti, la chitarra che elettrica. praticamente Kojima? ti, Aspetta, mi stai dicendo qualcosa di interessante con Kojima? Allora, Hideo Kojima lavora alle riprese di OD. Trailer in arrivo per l'oro di Xbox. Come Xbox? Non esce da noi? Solo Xbox? Solo Xbox? OD? Non posso giocare OD? Non posso giocare? Dimmi che non posso giocarlo, no? Sì, Davvero? se non mi sbaglio, no, rispondendo un attimo a Matteo, a parte il famoso chitarrino, ma quello non so, mi sembra che non è di Kojima. No, il chitarrino non c'è C'è niente con Kojima, proprio. c'è una chitarra elettrica che mi sembra si chiama proprio in quel modo. OD. E Leo c'è, no, Kojima. Leo c'è sole, però c'è una pecca che mi sta dando un pochettino di problemi alla connessione. Speriamo che sia Strano perché ti sistemato. sento forte e chiaro, mentre quando giocavo su Final Fantasy c'era stato un periodo che non ti sentivo quasi mai, ti sentivo proprio malissimo. Invece adesso ti sento forte e chiaro. No, allora quella volta su cosa era perché Oh, quando ho speriamo fatto di la no. Sai cos'è Matteo? Scusami un attimo. Sai qual è Matteo il grande problema secondo me? E questo è un grandissimo problema. Che praticamente... Ok, ho usato la maschera di pietra. E praticamente il problema è che adesso Xbox punta molto sulle esclusive. Ad esempio, Clockwork, un gioco bellissimo, affascinante del creatore di BioShock, è esclusiva Xbox. E poi invece anche Gears of War, io ero già hypatissimo di poterlo giocare magari qualche mese dopo su PlayStation. No, non posso, perché anche Gears of War Day, che sembra il miglior Gears of War mai fatto, con Marcus e Dominic, purtroppo quello lì è esclusiva. Quindi ragazzi, chi ha un buon PC se ne sbatterà e si giocherà su Windows 11, ovviamente, perché si deve usare l'11 per No, ma giocare. poi c'è un'altra cosa, Jack, che praticamente ci sono stati molti YouTuber, anche italiani, perché per la spiegazione che aveva fatto la nuova direttrice, la nuova CEO Ma come appunto, si che chiama? senso ha? No? Della Xbox, Eh, praticamente si sono sbagliati perché quella si era spiegata che che i cosi praticamente i giochi per Xbox sarebbero diventati esclusiva solamente console. Poi esatto. invece si è scritto che console e PC. Ma certo, era Quindi in molti si sono è sbagliati. ovvio, ovvio. E Ovvio che sono per dico, PC, ovvio. in molti si sono Vabbè, sbagliati. ma la gente non E capisce perché è quindi scritto esclusiva, cioè console esclusiva non vuol dire che è esclusiva per console, vuol dire c'è anche scritto Game for Windows, c'è il logo di Games for Windows. Cosa vuol dire Games for Windows? Che va bene che su Windows, ma comunque per me è comunque un problema perché, ripeto, devi avere un PC pazzesco per far girare bene quei giochi. Se non vuoi lag e cose varie, devi avere un PC, una scheda grafica che oggi ti costa una testa.
costa più della testa costa meno. Ma è di fatti, allora... Ma meno male che almeno esce Forza 6, perché Forza 6, cavolo, meno male. Forza 6 forse lo vedono più come un live service, è possibile, considerato che è un gioco multiplayer. Ma lo sai perché? No, Però i live server li fanno uscire, perché? Forza Horizon 6, per il fatto, come hai detto tu, per il fatto dei marchi, delle cose, perché siccome ci sono molte case automobilistiche che sponsorizzano lì, Ma però tutti gli altri anni, prima del 5... basti vedere la Ferrari, basti vedere Mercedes, ma loro non gliene frega nulla, loro anche nel passato hanno pagato l'esclusiva per Microsoft, così come pagano l'esclusiva PlayStation per Gran Turismo, loro non gliene frega un tubo di dove esce, loro basta che lo pagano, cosa gliene frega loro di dove va a uscire, tanto la gente normalmente si gioca su PC. Io ti dico, io personalmente non mi punterei top su Forza Horizon 6. Ma quello è sicuro, perché punterei di più a novembre. L'attenzione sui progetti della Def Jam. Cioè, se quei ma dai, ma saranno dei giochi di seconda fascia, non aspetto nulla di grosso. Hanno detto è una casa che avrà ambizioni modeste, l'hanno proprio detto, non è che puntano a vendere. No, io ti starei dicendo sta cosa. C'è ancora Halo, una volta. Te provati a immaginare solamente no, non la fa in contemporanea. Ma ti sai qual è? È stata Sony la prima che ha ritirato il suo patto. Sony aveva detto esclusive, facciamo così, 6 mesi. Che figata, c'è un ragnetto. 6 mesi su PlayStation e dopo su PC. Ci sta ragazzi, ci sta. E la stessa cosa ha fatto Xbox. Ha detto noi 6 mesi teniamo da noi e poi facciamo uscire dopo 6 mesi su PlayStation. Era così, quando Play ha detto non facciamo più uscire giochi su PC, allora Microsoft gli si sono girate le scatole, perché Microsoft voleva assolutamente, voleva i giochi della PlayStation e ora non escono più e quindi è diventata di nuovo, siamo in console war ragazzi, un'altra volta. Oltre questo, Jack, io adesso mi provo a immaginare, te immaginati sta cosa qui, ovvero che due giochi con una, diciamo così, una meccanica simile o una storia simile di Xbox e PlayStation avessero deciso di fare una collaborazione. Moreno, grazie mille, grazie per la compagnia, imperatore, guarda, lo mettiamo perché ultimamente Cometino ci tradisce perché ha trovato uno che, sto scherzando ovviamente, non ci sta tradendo, è il suo diritto sacrosanto di andare da un'altra persona, uno che porta farming, allora non passa più. Raga, oggi ho fatto scoprire a Jack un nuovo gioco. Dico solamente che a un certo punto c'era Jack che scriveva dei nomi sconvolgenti. Sapevi che ero io? Ce n'erano una vara che erano tuoi. Quindi... Mamma mia, quando c'è stato quel sito con la P, tu sai che non potevo scrivere quello che mi bannavano, ma intendevo quel sito. Ero io. Ma porca miseria. Ma almeno il sito non era porca miseria, era qualcos'altro. Metti le cose giuste. Non posso, mi bannano. Non possono, ce ne sono le regole. Io leggo sempre le regole. Non potevo, mi bannavano. Se scrivevo il nome del sito, mi bannavano. bmovie.com potevi scrivere, io avrei capito tranquillamente. Ho capito, ma non me lo davano. Non me lo davano. Era con la P. E invece ho spiegato che è un hub molto allora, Xbox no, perché purtroppo non ho mai avuto una console Xbox, anche se personalmente mi piacerebbe prenderla. L'unica cosa è che devo vedere. Questi sono nuovi. Ragazzi, cosa sono sti cavalieri? Ditemi che vengono da Dark Souls questi famosi scheletri disgraziati. Meglio non parlare di Dark Souls, che ieri avevo Ceruxian che cristonava per Elden Ring. Non parlarmi di Elden Ring, ti prego. Quel gioco l'ho comprato e non riesco a giocarlo, mannaggia lo schifo. No, ma è bello che a un certo punto non so che cosa succede. Avevo detto una cosa, si gira Ceruxian e mi fa: ma allora sei stronzo?
perché lui oggi fa gli anni come mio fratello. E io da stronzo quale sono? Mi sono girato e gli ho detto allora ti faccio gli auguri in anticipo. Perché problema c'è a fare gli auguri in anticipo? Ma che cavolo? Ma la gente che problema ha con questi auguri in anticipo? Ma non cambia un cavolo. Allora, a Sud Italia, Jack, se tu fai gli auguri in anticipo, diciamo che porta un pochettino male. Ma li hanno sempre fatti gli auguri in anticipo. Dai, non è mai successo un cavolo. Sono le credenze più stupide. Io l'ho detto, ragazzi, non siamo nel 2026. Se la gente ha queste credenze qua, dovrebbe farsi una visita, farsi controllare, perché sono delle cazzate. Sono delle cazzate, non cambia nulla. Se tu fai gli auguri prima o dopo, finché auguri il bene, non auguri il male. Non è che dici, magari credi, no. Gli dici una cosa normalissima. Ma che cavolo, mi fa nervosire. Ma comunque, no, ma il bello è che poi lui ieri nell'ultima parte non riusciva a sconfiggere un po'. Com'è l'Xbox verde? No, ma non parlarmi di Elden Ring, ti prego, non parlarmi di Elden Ring, non voglio sapere nulla. Quel gioco lì, guarda, ho dei brutti ricordi. Allora, fammi vedere nuova Xbox. Voglio vedere com'è sta Xbox che dici te. Andiamo a vederla insieme, ragazzi, sono curioso. Nuova Xbox, qual è? Comunque come stavo per rispondere a Leo. Aspetta, Leo, ma vediamoci sta cosa insieme un attimino. Vediamo. Intanto lo vedo con 3 secondi di ritardo, ma è perché è proprio Vabbè, non importa se sei in ritardo. Guarda, voglio vedere com'è la nuova Xbox, ma non la vedo. Age of Mythology, bellissimo. Ma quello esce anche su Play, tranquillo, quello esce anche sulla Play. Non è una roba esclusiva. Jack, da amico, sempre se tu vuoi, appena si sistema tutto PS5 e così, guarda che non ti è prego, uscito. Non è uscito quel gioco. No, quando sarà? Ti prego, porta un Age of Mythology, un Age of Empire. Ma ce li ho qua, ce li ho già installati su PC. Però sì. È che sarebbe bello portarlo. Ma quanto cavolo è bella! L'avevo vista, l'avevo visto il trailer. Palesemente Jack stanno rifacendo la Xbox una One, cosa. Sì. Vatti a vedere che era la 360 trasparente. Ma è no, praticamente lo so. la stessa idea che hanno fatto, ovvero stanno prendendo le idee passate e le stanno portando adesso. E buttale via, è una delle cose più belle che potevano fare. No, perché sono di nuovo qua? Perché sono di nuovo qua? Io devo andare da un'altra parte. Ma di qua. Io mi sono perso. Ma vabbè, nulla di nuovo, ci siamo. Io ho un oggetto strano e devo capire come si tira questo oggetto. Oh boia, mi stanno colpendo. Già non è stata ovviamente, cioè non è una facile, cioè non è facile per niente sto gioco. Ma quando ti perdi pure, che non trovi la strada, è ancora peggio. Cioè. No, allora una pecca che devo dire di coso. Una pecca che devo dire di Devil May Cry, ma del 3 diciamo tutti quelli che ho provato, molto anni 90. A parte quello e il fatto che ti perdi come se nulla fosse, che quando tu sbagli una strada, sbagli una porta, non ci sono indizi. Io di fatti su Devil May Cry 4 c'è stato 4 è famoso per bloccarsi. Il 4 l'hanno criticato come del design proprio perché ci si bloccava facilmente. Cioè, c'è stato un livello check. Ma quello della foresta, vero? Sì. Che io mi sono dovuto segnare su un quaderno i punti dov'è che dovevo andare. Vorrei prenderlo allo su PlayStation. Ma non so se esce. Sì, esce. Ormai era annunciato, sì. Dovrebbe uscire tecnicamente. Allora, Matteo, l'Halo che dovrebbe uscire anche su PlayStation è la remastered dell'1, sì. Dovrebbe essere l'Halo Campagna Evolved, sì, ovvero esatto, praticamente se è una come che si dice? Remaster o remake? Una remastered o remake, sa più di remake, rielaborazione del primo Halo praticamente. Sì,
Vabbè, ma fan bene a farlo. Io mi trovo meglio con le spade, però. Adoro quest'arma, ha uno stile clamoroso. Ma cavolo se è lenta. Vabbè, combat che comunque non è... D'altronde considera che invece Agni e Rudra, guarda qua, con le mie belle spadine, fanno le loro cose, tagliano e affettano, che è un piacere. Sono i coltelli dello chef Tony. Esatto, i coltelli dello chef Tony, quelli sono i migliori. Comunque sì, ma lo voglio prendere io, però non al day one perché non sono così. Cioè non mi strappo i capelli per Halo, mi strappavo i capelli per Halo 3, quello proprio fu un gioiellino della Bungie, la vecchia cara Bungie ai tempi d'oro, Io ripeto, Bungie, ragazzi, ha fatto delle cose bellissime, non so perché, non so veramente perché poi con questo contratto con Sony non abbia mai fruttato abbastanza, perché Destiny fu un successone, 2 pure, ma Marathon è veramente un gioco che ti strappiresti i bulbi oculari vedere un gioco del genere con quella guarda che gioca calcio ragazzi, si prepara ai mondiali. Non dovevamo parlare di cose cruenti. Hai ragione, sono stato io, sono sempre io che sbaglio e non rispetto le mie regole, e comunque domani iniziano i mondiali, domani e domani voglio vedere quella bellissima partita d'inizio Messico Sudafrica con i poteri dei folklori dei due paesi che si affrontano. Non avranno neanche il coso, non avranno neanche ma tutti i immagini, ripeto, una partita di calcio fra tifosi, non c'hanno un cavolo di nulla, guarda. Non è... Ah, ma guarda, sai che ascoltate, la scorsa volta abbiamo finito che Virgil ha ucciso quel personaggio lì. E lei penserà che l'ho ucciso io, no? Vabbè, per forza. Cioè, che tu credi veramente che quello è morto? No. Manco un po'. E allora? Ma lei pensa che l'ho ucciso io. Hai ucciso tu quell'uomo. Did you kill him? So what if I did? È suo padre, ci credo che sarà. Cioè lei non era venuto per ammazzarlo, ma per fermarlo. Love a fast woman. In realtà non è così, però poi te lo spiego. Chi ti farai i mondiali Giappone, ovviamente di squadre forti la Spagna, Giappone. Ma non li voglio vedere, non vedrò neanche una partita, ragazzi. Io quest'anno saboto. Non voglio dare spettatori a questa edizione in una nazione che ti sta bloccando tutto. Mi dispiace, ragazzi, ma devono fare zero. Sì, ma hai sentito il casino che hanno fatto con Cannavale? Sì. Cioè bloccato i cose per quasi un bordello un attimo, ore. Sembra la scena con Levi. Scusami. Quell'uomo orribile è mio padre. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family. Lo sai. And what would you know about family? You're a demon. Ma fa più caldo che ne usa 94, mi sa, 2026. Fa più caldo. Ma sì, è gestita da schifo. Infatti, ragazzi, guardatevi la pagina iniziale del quotidiano L'Equipe. Cercate Equipe aujourd'hui. Te lo scrivo in chat cosa devi scrivere. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Non so se l'ho scritto giusto, Jordi, però. Così guardati la copertina. Guardati la copertina. Hanno veramente criticato in maniera pesante la FIFA e quest'anno veramente si è fatta manipolare una cosa orrenda e non sta proteggendo le sue persone. Veramente non sta proteggendo la classe arbitrale, non sta proteggendo gli allenatori, non sta proteggendo neanche le squadre e che i tifosi di un'altra squadra non possono andare a vedersi le partite. È ridicolo, ragazzi. Io, ragazzi, dico, no, ma di più il fatto è un'edizione che spero che non se la segua quasi nessuno. Sono contento che l'Italia è fuori, perché molti italiani non la vedranno, sono contento di quello. Purtroppo, però, la gente è stupida. Di più sai il fatto qual è? Per un attimo, soldi. Scena? Sì, per soldi, vabbè, ovvio. Lì hanno fatto più degli altri, altrimenti andavano da un'altra parte. Dove sono? Però in Qatar, che tutti si lamentavano, è stato tutto bene. È buio, non vedo niente. Vivo! You're still alive, I see. Me l'ho detto che non l'abbiamo ucciso noi. Mary! Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. In Qatar hanno giocato che da noi d'inverno, è vero.
Maria Maddalena non credo che sia lei, però. with my own hands. Non l'ho mai vista Maria Maddalena, come fa? What horror. Me lo ricordo perché avevo la febbre. I was too weak. Sono stati mondiali strani quelli. I succumbed to his influence. Ho ceduto il suo influsso. You mean you were possessed? Io che tu ancora non hai capito cosa ha fatto questo. Father? No, beh, ho visto la serie TV. So benissimo cosa ha fatto. Yes, I was manipulated. È stato soggiogato. Manipulated. Cioè questo prima ha violentato la moglie. Non si può dire, ma no, ma Leo, ma porco cane, si dice che certe parole non si possono dire. Scusate. Poi, diciamo così, per il potere, I thought he was a myth. l'ha fatto Ah già, fuori. Yolanda. Yolanda è simpatica. This world will be Ora si sta inventando quattro pappardelle Ma non alla sì, figlia. sta dicendo che è colpa di Vergi, figurati. Gliela sta intortando, quindi Così lei... Virgil. Ma dai, non morire da eroe che sei un buffone, poi non sta morendo. You're such a sweet fa child. finta di morire. Sei una dolce creatura come tua madre. Just like your mother. Dolce creatura come tua madre. Che poi, Jack, ora che mi ricordo, la volta scorsa io ho sbagliato a dire una cosa. Piangiamo Ovvero- tutti. Che Bayonetta non è figlia di, come avevo detto, di Virgil e di una sacerdotessa, ma è figlia possibilmente di Sparda e una... Ma cosa c'entra Sai Bayonetta certo che è di questo. un'altra casa? Non c'entra niente con la Capcom, scusa. Tu non hai letto il coso, come si chiama? Non hai letto Credo la lore. Ma va, non l'ho letta da loro. Ma comunque è impossibile che possono... È il Team Ninja, cavolo, Bayonetta, sa. Magari mi sbaglio, però Sì. non è comunque... No, aspetta, te lo dico. Non può essere vero, ma tu non devi cercare le informazioni dall'enciclopedia comunque. Mancini come CT? Ma come mai torna lui che se n'era già andato? Però non è... Il problema da noi non è il CT comunque. Il problema dell'Italia non è il CT, non è... Dove io mi spiace togliere Neva, Allora, con tutto il rispetto, ma l'errore, voglio il mio cervellino. l'errore è stato il fatto che non avevamo la squadra. Cioè, già dall'inizio la squadra non c'era. Che ci sono stati quelli che... No, Jack! È stato ideato da Hideki Kamiya, autore della serie Devil May Cry. Sì, ma poi sviluppato da non è Platinum. più nella Capcom di Camilla, lo so. Sì, ma siccome lui è il creatore e cose, Non può usare i personaggi come Kojima, non può metterci in OD, non potrà No, metterci, non in OD, in Fire Synth, non può metterci solo i Lo Snake per so. intenderci. lo so, Jack, Quanto sarebbe lo so. figo se lo facesse però. Ma secondo la lore a grandi linee, Bayonetta è una sorellastra Mi dai. di Dante e Virgil. Oh, che succede? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Grazie Raffaele! Ma che bella festa! Grazie Ciao, Raffaele! Ma ciao amico mio! Che bella notizia! Grazie mille, un attimino metto la pausa, che voglio ringraziare bene. Raffaele, grazie! Grazie di cuore, ma ciao Raffaele! Voglio festeggiare con... come si chiama? Come si chiama? Allora, questa qua. Voglio mettere questa. Ok, ciao. Oggi pomeriggio ho ricevuto una chiamata e mentre stavo dormendo, mi stavo riposando un po' che ero distrutto e penso, oh boia! Dai, lo sappiamo! È il tecnico! Sappiamo la PlayStation 5. Vado a vedere la signora, era la signora, sempre la solita signora, quella dell'R8, signora, R8, è lei. Pensa che disperazione io oggi. Il ritorno della rompicoglioni. Sì, per dirmi, ma sai, quella medicina, quando posso te la porto, ma non te la porto. Allora perché chiamarmi se
se non me la porta, che devo dire? Ma chiamato per i miei lo faccio poi. Vabbè, ho capito, ma non mi serve adesso medicina per gatti, sul gatto sto poco bene, è la tua medicina contro i parassiti, i vermi, cioè è un vermifugo che avevo preso da Amazon, che ha sempre fatto molto successo, sta avendo successo anche con il suo gatto, è un grande vermifugo, pensa a tutti i prodotti naturali. È così che dovrebbero essere le cose, ragazzi. I prodotti naturali, non roba industriale. Con le pistole. E quindi, insomma, è stato emozionante. Come stai, Raffaele? Se vuoi siamo su Discord, se vuoi unirti a noi. Raffaele, si parlava dei mondiali. Nel caso volessi unirti a noi. Io comunque stavo dicendo prima, Jack, prima che ci hai fatto la di Bayonetta. Scusami, ti ho dovuto parlare mille cose. No, tranquillo. Allora, le squadre che mi piacerebbe vedere quest'anno trionfare sono Sudafrica. Grande. Ciao Raffaele! Buonasera signor Raffaele. Buonasera. Io ci dice un attimo le sue favorite e poi chiedo anche a te. Messico, Canada. Cioè io Stati Uniti completamente spero che li buttano fuori su. Difficile, avranno i favoritismi. Qualcuna di quelle squadre nuove, quelle là che ne stanno parlando molti, sì. Quei staterelli piccolini. Te lo immagini uno di quei staterelli che arriva in finale e fa, scusando l'espressione, un culo così sì, è impossibile. È impossibile, però ragazzi, cavolo, il talento di squadre troppo grosse, ma non c'è Messi, vero, quest'anno, vero? Non c'è più Messi, immagino. No, c'è sia Messi sia è rimasto sia Cristiano Ronaldo, perché questo sarà l'ultimo mondiale in cui entrambi giocheranno. Ma pensa a te, doveva già essere l'altro l'ultimo mondiale di Messi e Ronaldo, invece dall'anno prossimo in poi mi sa che loro si ritireranno. Cioè, loro avevano detto che a 8 anni si sarebbero ritirati. Ora, vabbè, ma non hanno la stessa età. Povero Raffaele con Allegri, sì. Ma non volevo toccare sto tasto dolente con Raffaele, sai, quello di Allegri, non volevo. Diceva Matteo, però non volevo toccare sto tasto dolente. Ma a parte che comunque di questo fatto a me non mi interessa proprio, cioè adesso se lo piangono loro e il Napoli, onestamente. Dicevo... Tanto io sono passato all'Inter. Sì, vabbè, allora sei a posto, guarda. Infatti ti ho visto con la maglia dell'Inter. Sto a posto. Dicevo, ma... no, beh, l'Inter è forte, cavolo. Dicevo, ma... invece che squadre simpatizzi tu con questo mondiale? Tifi qualcosa o solo simpatizzi? Sì. Argentina? Guarda, io però per Carletto. Carletto, sì. Io ho sentito che Conte ha ricevuto un brutto trattamento. Scusami, non è Conte, che cavolo sto dicendo? Cannavaro, non Conte. Cannavaro, 7 ore, raga. Manco se fosse un coso. Ma neanche Pablo Escobar. 7 ore bloccato. Ma neanche Pablo. 7 ore bloccato dalla polizia con i cani antidroga che gli facevano i controlli a non finire. Gli hanno impedito di andare a cose e di fatto adesso stanno avendo problemi con il campione del mondo 2006, Fabio Cannavaro, non stiamo parlando di uno sconosciuto, con l'albergo stanno avendo problemi, però hanno fatto vedere un'altra cosa, hanno fatto vedere il paragone tra i messicani e gli americani. I messicani dice l'amore per il calcio, vero? Sono comportati da signori. Ma certo. E hanno pochissime partite in Messico. Sono quasi tutte in Canada e in America. Pensate, in Messico ne ha poche. Ma la prima che uscirà sarà in Messico. Certo, vabbè, contentino. La picchiano in castagna, la prima in Messico. Ma io spero per loro. Se no, contro il Sudafrica, cavolo, a me spiace per il Sudafrica se perde. Queste squadre africane le adoro. Io come ti ho detto, Jack, siccome... Ma lì c'è il vero amore per il calcio, io lo dico, è amore vero per il calcio, non è una finta. Loro hanno una loro, diciamo così, già gli aztechi avevano una loro versione. Ma sì, ma il Messico e gli aztechi. Calcio tra molte virgolette. Utilizzavano, scusando l'espressione, il culo per segnare. Vabbè.
Basti vedere cosa, basti vedere la strada per Eldorado, l'opera della DreamWorks. Ma non credo che sia molto attendibile, non credo che sia molto No, invece è così. Davvero? Invece è così, sai? Wow. Sì. Gli Aztechi avevano sto specie di canestro barra calcio dove praticamente tu non potevi utilizzare le mani. Che è successo? È caduto Raffaele? È caduto Raffaele. Dai, tanto torna. Meno male che ho Agni e Rudra, perché Agni e Rudra mi serve. Tanto penso, forse è proprio con lei, infatti è un po' che non sentivo più la sua voce. No, comunque c'è, come ti stavo dicendo, c'avevano questa specie di sport, ora non mi ricordo come che si chiama, però ancora oggi è molto giocato proprio nelle zone proprio ma questo è scomodissimo, ragazzi, devo fare Showtime, non ce la faccio con questa spada che non ho le abilità. Ho fatto Sweet già è tosto da arrivarci, ma non so Showtime, ci arriverò, un giorno ci avrò la spada potenziata, adesso non ce l'ho ancora. Allora, vediamo un po'. Vagone della temperanza. Eccoti Raffaele, ti è caduta la connessione? Scusatemi ragazzi, avevo un attimo una chiamata, scusatemi tanto. Non preoccuparti, tranquillo Raffaele, tranquillo davvero. Ok. Stavamo facendo come era successo con cavolo si chiamava quel politico lì con Andreotti. No, non abbiamo detto presidente, non abbiamo detto. Che stavamo iniziando per dire presidente. Ma no, non è vero. Comunque dicevo Raffaele, quindi quale preferenze hai in questo mondiale? Puoi fare una top 3 delle tue preferite? Non di quelle più forti, le tue preferite sono. Se hai una top 3 delle tue preferite, Raffaele. Che cosa? Di squadre che ci sono ai mondiali, quali simpatizzi? Vabbè, allora, sì, ok. Beh, ovviamente la prima è il Brasile. Vabbè, ovvio. E poi, aspetta che voglio dare un attimo un'occhiata alle squadre. Allora, guarda. Vediamo un po'. Ma onestamente parlando, un'altra squadra che simpatizzerò sarà la Scozia di McTominay. Fantastico. Ah sì, che ci sarà Scozia. Quanto chi era? Allora, la prima partita sarà Haiti-Scozia. Proprio cane. Avrei voluto Scozia-Inghilterra io. No, però secondo me la partita veramente quella bella, secondo me è quella di domenica sera alle 22, Olanda-Giappone. Ma che bella, veramente. La trasmettono in Rai. Quella la posso vedere, se la trasmettono in Rai la guardo. Vichinghi contro samurai, voglio solo dirvi questo. Sì, il peccato è che i giapponesi di oggi non sono samurai e gli olandesi non sono più vichinghi, ma vabbè, dettagli. Però tu dico, proprio immaginate per un attimo, io guarda che c'è Sparda. No, non è vero, non è Sparda. Oh, guarda, c'è Beowulf. Questo è un cattivone della serie TV, questo. E poi ho trovato la terza squadra, ragazzi. Dai, qual è? Ed è la Croazia. Ma che bello, il ritorno della Croazia ai mondiali come nel 94 che fece benissimo. Solo noi l'abbiamo fermata. E pensa Jack che deve giocare mercoledì 17 sempre alle 22 e affronterà l'Inghilterra. 22 è un bel orario, ma ci saranno anche gare penso in piena notte, immagino. Quindi, ma infatti mezzanotte, alle 3, alle 6. Alle 3 ragazzi, che cacchio. Anche alle 6 del mattino. Dai, Lio si fa la notte, si è comprato da Zone, Lio si spende 30 euro al mese. Ragazzi, siamo contro il villain fighissimo della serie Devil May Cry. Io l'unica volta che facevo le 4 del mattino quando era la barista Mumu quando ti teneva a casa sua. Era quando con mio papà ci guardavamo la Formula 1. Vabbè, Formula 1 ai tempi meritava. Alle 4 del mattino te ne fregava altamente, ma ti divertivi. Ti facevi ma da solo non ce la farei io stare su alle 4, ma in compagnia magari. Oggi no, ma dipende. Ti facevi colazione come non mai.
Ad esempio io col basket è vero che sono molto tifoso, molto appassionato e sto tifando il New York a livelli sfegatati quest'anno, però Raga, vado ad aprire mia mamma e torno. vai, intanto io batto Beowulf e l'abbiamo battuto con rango A. You can see me. A proposito del basket, devo dirti una cosa, Jack. Certo, dimmi, sono curioso. Allora, è che praticamente quando ero più piccolo io l'ho praticato il basket, lo sai. Anch'io, ma mi hanno messo nella squadra giovanile perché le mie prestazioni non erano. È stato un po' umiliante per me essere quei più giovani, mentre io dovevo essere. Comunque per me un altro sport appassionante, una squadra che mi piace molto è Boston Celtics. Che orgoglio i Celtics. Sì. La mia città è di origine celtica, gallica, quindi... Ciao Maniac, che bello sentirti, ancora niente della mia PlayStation 5. Purtroppo non ho ancora notizie, sono ancora confinato su Play 4, non che sia brutto perché ci sono dei giochi pazzeschi come questo, però diciamo che ci sto giocando anche meno. Beh, i giochi 4 non mancano, Jack. I giochi non mancano mai, assolutamente. I giochi non è mai stato un problema. Ok, ho sconfitto Beowulf. Dai, che questo è andato. Siamo quindi. E poi ritornando sempre al fatto della Serie A, cioè vabbè, adesso tifo Inter, ma comunque sia, io simpatizzerò comunque per la Roma e la tiferò. Ma cosa è successo, Maniac? Cosa è successo? Che senso, Basta? Cosa è successo? Cioè, tu hai una delle cose più normali del mondo, un canale perfetto praticamente, non capisco perché ti hanno dato qualcosa, ma sembra strano. Ah, l'hanno bannato, ma non mi sembra strano, mi sembra molto strano, perché di solito ci vuole veramente roba grossa, di solito, perché, ripeto... E lui è tranquillo, una di quelle persone proprio tranquille, ha dato un gran giocatore, anche molto bravo, Maniac, mi raccomando ragazzi, vi invito a seguirlo perché merita tantissimo. E ovviamente fate fare anche lo shoutoutino a Raffaele che sta facendo... Oh boia, ma dai, per Alan Wake... Ma cosa c'era? Che novità ci sono su Alan Wake 2? Perché io c'ho sempre questo pronto, il signor Catone. Ecco, ci abbiamo ancora il giullare. Nel frattempo saluto il mio grande moderatore Leonardo, buonasera. Leonardo un mito, lo adoro anch'io. È un grande moderatore. Mamma mia, mi sta dando veramente una grande mano, dico la verità. Sì, Leonardo sa il fatto suo, assolutamente. Mamma mia, è un grande. Guarda che mi punta la pistola in testa. Se lo fai muoio, sì. Hai fatto finta di morire 5 minuti non fa. Dirlo che lui. Non dirlo che lui. Non fa spoiler. No spoiler, regà. Questo qui dovrebbe essere un normale giullare, anche se c'ha un occhio blu e un occhio giallo. Di cosa, Maniac? Ragazzi, io devo un attimo scendere il paniere. Torno tra poco. Alan Wake 2 ha detto che c'è una novità. Ma io voglio vedere quando uscirà quel gioco chiamato Hill, che c'è il tipo col bagaroso. Non è un bagaroso, è una roba. Col bagaroso. Beh, il coso, come possiamo chiamarlo? Per dirlo in termini che YouTube può accettare prima che bannano anche a me. La girandola. È chiaro che già nel trailer si vedeva sto coso che correva. Cioè, voglio dire, quando uscirà Hill. Il costo di caricamento tra i pantaloni, capito? Esatto, per dirlo in maniera assolutamente non bannabile. Modulo di caricamento. Ma a volte ci sono dei rischi, io lo ripeto, la gente che porta God of War, c'è una scena bellissima. Che cavolo significa se non ti muovi come una gazzella apri le porte dell'inferno? Che cos'è? Cioè, al massimo dicevi, se non inizi a correre fai la fine della gazzella. Sì. Non che se non ti muovi veloce come una gazzella apri le porte dell'inferno. Sì, assurdo. Completa la missione, ma com'è antipatico, quanto lo odiamo sto personaggio. È un completo coglione. Poi ti dice che ma è veramente un completo coglione che tu gli vorresti sparare ogni 2x3. Sei dovuto dirmelo prima, stupido cialtrone. Sì. Vabbè, comunque è andata proprio bene questa missione. E ora andiamo alla 12. Abbiamo fatto oggi 10, 11, siamo 12. 10, 11. Speriamo di fare 12, 13 e 14. Allora io
bene, oggi è una giornata leggermente meno calda, quindi riesco a sopravvivere meglio del solito. Ma penso di sì, che ce la Però fai, mi certo. spiace non sapere nulla della 5 e purtroppo la settimana prossima è previsto tempo caldissimo, veramente caldissimo, e quello potrebbe significare che potrei fare live solo nei giorni che non sono caldi. È brutto perché io vorrei farla tutti i giorni, sapete quanto adoro. Artemis Spiral, che cos'è Spiral? Quell'arma cecchino, questa qua, dov'è? Cecchino, dammi da fuoco. Questa qua, cecchino, ma io non mi piace tanto il cecchino. Preferisco concentrarmi sulla pistola e la doppietta. Io comunque sto bene. Oh, siamo già... Mentre Artemis che era? Artemis Artemis è la doppietta, penso. No, Artemis è l'altra, quella che ti fa gli attacchi. Ma quindi che cavolo è? Devo sbrigarmi. Ah, voglia. Altrimenti lui muore. No, che maledetto, Jack! Questo oggetto ti fa... sì. Questo oggetto ti rende super potente ma ti toglie la vita. Lo so, e io sono obbligato a tenerlo. E infatti per quello mi ha detto corri come una gazzella. E io quando E non posso neanche curarmi, attenzione. Mi curo sconfiggendo i nemici, bella questa. L'unico modo è darsi una mossa e ammazzare i nemici prima che muore te. Bella. Io quando dovrò iniziare devi mettere i 3. Ma hanno messo un bel pepe nel sedere. Come cavolo faccio? Se io gioco con Devil May Cry 4 quando fu... Ma questo è più difficile, me l'ha visti con l'altissimo per alcune battaglie con i boss. Ma guarda, qua non sono solo i boss, il fatto che è brutale, il 3 è sempre stato molto... Cioè era la visione di Camilla voleva che fosse un gioco più difficile degli altri, lo voleva. E lo capisco perché lui voleva un gioco competitivo. Camilla era un visionario, ha previsto i videogiochi di oggi. Camilla l'ha capito. L'unica cosa è che non tutti amano farmi un easy mod dove davvero posso sopravvivere, mannaggia la miseria. No, è che era... Ma tanto lì io lo vedevo giocare a Dante Must Die, chiaramente Dio se lo farà. I player di oggi non diciamo così, non hanno più quella cosa là, sai, dici che ti metti un pochettino di sfida tu stesso. No, non è vero, tu stesso, sì. Non tu, no, te lo devi mettere in gioco, lo vogliono già inserita nel gioco la sfida. È più bello quando la gente è creativa, tipo che ne so, sappiamo tutti che Pokémon tendenzialmente è facile e la gente si crea le Nuzlocke Run. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Ma allora, di questo no, dico, anzi. Anche se il gioco non te la dà la difficoltà eccessiva, te la puoi creare te un modo per farti difficoltà. Ci sono sempre le challenge, è bellissima sta cosa, che la gente con un po' di creatività o seguendo degli schemi può farselo da solo. Se posso, Jack, non so se tu porterai mai i giochi sui Pokémon. Certo, te ne volevo consigliare 2. No, io porto però solo giochi originali, non mod. No, non è una mod, sono... Allora deve essere un gioco pubblicato a Nintendo, mi interessa. No, te ne volevo consigliare 2 che personalmente io penso che ti sarebbero piaciuti. Dimmi, no, ci sono Pokémon Infinite Fusion e Pokémon... No, non è originale, sto dicendo, originale. No, sono delle fatte dalla gente, ho capito, ma sono fatte dalla gente, non è quello che cerco io. A me interessa i giochi, che so, tipo Pokémon nero e bianco, vabbè, nero e bianco. È così. Bello. È bello sì. È quello che ma secondo me c'è un altro gioco bello di Pokémon è Pocopia. Cavolo, lì bisognerebbe avere la Switch 2 per giocarci, l'ammetto perché è una figata. Sì, lo so. Ma tu ce l'hai la Switch 2, Raffaele? O l'hai visto da streamer? Che bello, cavolo. O copia lo prenderei, La Switch 2 costa, ragazzi. Costa un botto, veramente. Ma io parlando tosse? sinceramente. Cavolo, ma tosse in sto periodo, Leonardo, mi spiace. Mi raccomando, prenditi cura di te stesso, è fondamentale la salute. Dico, parlando sinceramente con voi, il fatto
della Switch 2 mi sembra tanto No, è una buona console, però cavolo, sì, quel prezzo lì è eccessivo. Ma no, ma il fatto è che poi, non so se tu hai sentito, però ci sono volte che si impazzisce completamente e ti fa autobannare senza che Sono tu hai fatto morto! niente. Ho sentito che ci possono essere dei problemi. Sì, perché loro, dando molta caccia alla pirateria, possiamo capire il motivo, perché ovviamente è una situazione delicata, visto che purtroppo Nintendo è sempre affetta da questa piaga, non ha i limiti di sicurezza di altre console. E allora giustamente, forse in maniera eccessiva e paranoica, forse anche troppo, ragazzi. Diciamo che loro stanno un po'. C'è stato un ragazzo, te lo giuro, questa cosa quando l'ho letta prima mi è venuto da ridere e poi ho detto no, ma non possono essere così deficienti. Guarda, ma io ho avuto problemi con l'Xbox, non chiedimi come mai. Non so perché un mio amico veniva a casa mia col suo sto povero Cristo l'aveva comprata nuova, Jack, nuova. Certo. Il tempo di accenderla, no, l'aveva comprata al negozio. Come che si dice quando uno il negozio quello non sponsorizzato, Game Life, com'è che si dice, rivenditore autorizzato, negozio autorizzato Nintendo. Sto povero Cristo si è comprato la Nintendo Switch 2 nuova, ancora imballata nel coso, guarda chi c'è? C'è il figlio di buona donna. Ancora guarda lo fa. Incredibile, Ric Flair. Lio. Attenzione. È arrivato Ric Flair. You got to be the man, you got to beat the man. Dico, come ti stavo dicendo, sto Cristo la porta a casa, il tempo che lui la accende e mette i suoi dati, gli arriva un messaggio grosso quando una cartella esattoriale con su scritto il tuo account è stato bannato. Lui ha contattato, mostrandogli anche il come si chiama, lo scontrino, il scontrino e tutto. Ragazzi, c'è una discussione bellissima in chat. Scusa un attimo, l'abbiamo sconfitto, lui ride, non l'abbiamo ammazzato. Vincerà chi vincerà il mondiale? Dice Ice l'Australia, e Raffaele dice il Brasile, è favorita anche la Francia. Francia è favoritissima assolutamente, e anche l'Argentina non è da sottovalutare, anche se è la Spagna. Io spero che la Spagna faccia bene, ragazzi. Spagna è una buona squadra assolutamente, però non è detto che ce la faccia. Ma c'ha un fenomeno là davanti, Yamal. Mamma mia, che giovane. Guarda, è il periodo dei prodigi. Fatti caso, anche in Formula 1 c'è il 19enne. Mamma mia, io adoro quella persona. Antonelli, ragazzi, orgoglio. Pensa che la Ferrari, quando aveva 11 anni, lo rifiutò perché non aveva le strutture adatte. Ho detto sta cosa. Ferrari si è persa uno che avrebbe potuto crescere loro. Mamma mia, vabbè, è meglio così, altrimenti non avrebbe vinto nessun mondiale. Invece quest'anno abbiamo una speranza legata a lui, e speriamo che no, ho sbagliato strada. Comunque, come ti stavo dicendo, Jack, sto Cristo manda tutto. Sì, ma non dire sempre Cristo, perché Cristo ce n'è uno solo. No, il modo di dire. Lo so, ma non dirlo, ti prego, tante volte parole religiose. Questo qui manda tutte cose, lo sai cosa gli dicono quelli della Nintendo? E mi dispiace, non possiamo fare niente. Mi è successa la stessa cosa su 360. Il mio account non può comprare, il mio account ufficiale, quello che ho avuto per tanti anni con tanti 1000 punti, non potevo più comprare i gold. Ma avrei fatto qualcosa che non va? No, non ho fatto niente che non va. Non ho fatto niente, non ho mai piratato nessun gioco, ma giuro in giurello. Quindi, questo ha fatto un video dove dice guardate questi qui di Nintendo che cosa hanno fatto, ma non bello che lo hanno, non dico minacciato, ma lo hanno costretto a rimuoverlo. Ovvio. E lui ha detto io personalmente non lo rimuovo, perché se voi mi avete bannato così, lo possono rimuovere loro.
loro hanno detto, Guarda, ma gli noi buttano non sul ci canale andiamo YouTube, dentro. ma guarda che gli buttano sul canale YouTube. Ti assicuro, Nintendo ce la fa a ottenere quello che vuole. Nintendo ce la fa. Anche senza vincere la causa contro Poké. Guarda che stronzo coso. Guarda che stronzo Sì. Dante che gli fa il cavallo, gli fa la mossa. È un bel avversario tosto questo, eh. Cavallo senza testa. Cavaliere senza Cavaliere, testa, sì, no cavaliere. cavallo. Cavaliere, come il Bulla. Sì, ma potevi muoverti, grazie. Che anche qui, in realtà qui da me c'è un... No, lascia stare le leggende siciliane, lascia stare, che è una roba celtica sta roba. È bellissimo il Bulla. No, il fatto del cavallo senza testa. Cavallo! Anche qui in Sicilia ne abbiamo... Grazie Raffaele, mi mancava ancora il messaggio di oggi. Se vuoi dirlo a voce un attimo, apprezzo ancora di più. Tanto lo fisso il tuo messaggio, Raffaele, grazie di cuore. Veramente. Figurati, Jack. Mi era scritto, mi ricordo lasciare un like di supporto al nostro sacco. Grazie, veramente. Vediamo se riesco a colpire. Comunque, a proposito di giochi, ragazzi, ma ho visto che dunque, cioè io l'ho nominato tante volte e alla fine è uscito. Halo per PS5. Non è già uscito, non esce a settembre, è già uscito. È già uscito. Io l'ho visto su Amazon, ti giuro, Jack. No, se c'è già. Prima Paul e ora Gladiatore. Jack, scusami un attimo, Raffaele. L'hai visto quello che su Reddit ha messo la foto della nonna messa dentro una gabbia gigante per uccelli? No! E ci fa quelli i creatori, che è la Capcom, quella che creatore di si fa. Eccola, grazie Leonardo. Che non uscirà il remake di Code Veronica, mia nonna da qui non esce. Ah, sai perché nel trailer c'era la nonna malvagia? E la nonna è presa proprio ispirata da quella nonna lì. La cosa bella è che è stato contattato dal profilo ufficiale di Code Veronica, fa il gioco esce nel 2027, rimetti la nonna nella gabbia. E io pensavo fosse la nonna di Cookie Clicker, le nonne cattive che preparano No, gli scopi. ora bisogna vedere se la nonna è stata rimessa dentro oppure no. Ah, non lo so. Bisogna vedere se quella è scottata oppure no. Ma io non posso colpire quel cavallo? Dai, non fammi le mosse di Kung Fu, dai, fammi comprare il Kung Fu. Ho sentito ridere il giullare, mi sa che si è messo in mezzo anche lui. Dai, devo curarmi, su, fammi curare. Boia se sto morendo, si è messo malissimo. Cos'è? Mi ha fermato il tempo. Oh boia! Così ho perso le mie... No, la mia trasformazione ho perso. Oh boia, di nuovo, ho toccato una sfera magica. Oh, arriva! Aiuto! Dai, ti sei fermato, vai. Vai. Mamma mia, sembrava una furia quel cavallo. È una furia, ma l'abbiamo buttato giù! Finalmente. Tempi duri, tempi duri. Sono sempre tempi duri. Boss fight, proviamoci. Sì, è bella questa boss fight, è bellissima. Non so se tu te lo ricordi, qualche anno fa ci fu... Io ti chiedo scusa un secondo solo, che c'è la sequenza del cavallo. È morto. Nuova arma. Sentiamo allora. Sentiamo. No, prima facciamo passare sta cosa dell'animazione. Cosa mi hai dato? Che bello. Che culo. Quicksilver. Mi ricorda qualcosa. Quicksilver. Il supereroe della Marvel. Ma no, mi ricorda qualcosa di Devil May Cry. Un potere, non è un'arma questo, è qualcosa che mi ha sbloccato per il potere del tempo. Comunque abbiamo perso la nostra boss fight. Va bene, Lio, chiedi pure a Raffaele la cosa che no, gli volevo dire a Raffaele, prendendo l'esempio del cavallo qua di Devil May Cry,
quando uscì la fake news del famoso video tra Cicciolina e Cavallo. Oh mio Dio. Oh, porco due, quello che hanno intervistato, quello che ha creato quella fake news, dice Era che famosissima quella fake news. si era pisciato dalle risate per sta cosa qui. E il bello che Aspetta, chi è che ce l'ha con ancora Beowulf? Ma non muore, l'abbiamo sconfitto con Dante, è ancora vivo. Non posso dire. infatti vedi che sto terminando. No, non posso dire. Tu non sei quello che ho affrontato prima, vabbè, ma non ha problemi Vergine. Ce ne sono due, e te l'avevo detto che non era Sparda. Quella carrogna di Sparda due figli, sì. Oh, ciao Beowulf, è stato un piacere non vederti più. Guarda, personaggio sgradevole. E cos'è? Fettine impanate di Beowulf. In quattro parti, così. Anche lui ha ottenuto un potere, bravo. Wow. Sta diventando figo, ma perché devo vedere lui diventare fortissimo con i guanti e io no? Ma boia. Adesso anche. Check. Guarda Virge che fa. Il guanto. Guarda il guanto. Lo so, ma deve essere il guanto che sblocchi nell'1, è fighissimo quel guanto. Non ho mai capito. Guarda il guanto. Non ti ricorda niente? Sì, mi ricorda quello di Devil May Cry 1, quello che c'hai tu nell'1. Come mi ricorda quello? No. Come no? Il braccio di nero di Ma Devil non May posso Cry. pensare a Nero. Lascia perdere Nero, lascia perdere. Non devi guardare cose che non abbiamo ancora giocato. Non devi mai fare riferimenti dopo. Perché quello è dopo. Adesso siamo prima, non parliamo. Chi sta seguendo il progetto non sanno neanche chi è Nero se non hanno giocato al gioco. Non sanno chi è. Non so Comunque, se- missione compiuta. Missione compiuta, sì. Abbiamo fatto anche la 12. Ora, il mio obiettivo di oggi era fare almeno la 13. Possiamo fare anche la 14, ragazzi. No, ma Siamo penso facendo- sì. Penso sì. Speriamo. Così ho calcolato, ci vorrebbero altre 2 live dopo questa per finire il gioco, ragazzi, ci tengo. No, se arrivi alla 15 oggi... No, non arrivo alla 15 oggi, ma figurati. Sono 20 in Ma non totale, arrivo alla cioè- 15 oggi, questo qui era un livello breve, ma sono dei livelli che sono... sta sacrificando se stesso. Già, perché lui ha il sangue speciale. Vuoi vedere che vuole aprire il portale col suo sangue? Cacchio. È un bel problema. Hai ragazzi. capito ora, Jack? Sta facendo una cosa... Meno male che c'è Lady che vuole fermarlo, no? Anche se Meno male. non mi piace come è manipolata dal padre morente, fra virgolette. Morente, sappiamo tutti che quello qualcosa ci nasconde. Allora, Agni Rudra. Non ho abbastanza per questo. Questo qui Ah no, questo quell'altro era il... ora me lo ricordo. Era quella specie di... Raffaele G. Valentine. La facciamo vedere G. Valentine? Ma perché è Vabbè. sempre un buon momento far vedere G. Valentine. Complimenti Comunque- Raffaele. comunque- Complimenti Raffaele. La donna con le pere, quindi. Ma no, non per quello. Beh, quelli sono dettagli, ma intendevo perché è un gran personaggio. Poi, Quelli sono dettagli. sì. No, vabbè, ma è proprio È bella. bella, sì. Io spero di rivederla. Mamma. Poi. Adesso voglio farti vedere Claire Redfield del remake di Veronica. Resident Evil Veronica Claire. Faccio vedere subito perché l'hanno modificata un bel po'. È diventata ancora più incredibile. Guarda, con gli occhi azzurri e il simbolino. Al pin. No, ecco, quindi l'Umbrella non mi sembra assurdo. Eccola qua, questa è la versione nuova di Claire. Mamma mia, Claire sarà. E questa è ancora più bella. Mamma sì, mia. ma secondo me Jill se le facessero un remake di qualcosa dove c'è lei, ti assicuro ci arriverebbe a questi livelli di dirti wow. Jack, cerca Resident Evil Dante, vediamo che cavolo ti Resident esce Evil fuori. Dante, ok. Resident Evil Dante. Che ci esce? Ci esce Dante. Non lo so. Leon vestito da Dante, ferratura in Dante from Devil May Cry. Guarda, Resident Evil 4. Sì. Ecco qua. E dice Dante 45 anni 2019, Leon 2026 51 anni. Beh, in effetti devo mettere che la somiglianza c'è, Fanno la voce diversa, no? Ma ci sta, è un bel meme.
Resident Evil Nightmare of Dante, beh, bella anche questa. Se non pensavo ci siano delle cose così belle, ma... Sì, l'ho trovato anch'io questa qui. Ragazzi, si diverti. Resident Evil The Night of Dante. Da morire da ridere. No, ma pensare che ai tempi avevano scelto Dante, cioè volevano Dante a posto di Leon, e poi all'ultimo hanno deciso di fare ragazzi, ha fatto bene a prendere Leon. Leon è diventato un'icona di Resident Evil, assolutamente, ma una grande icona. Comunque intanto il cellulare è ancora benissimo, mannaggia, non l'abbiamo sconfitto, ma lui ride, ogni volta che lo sconfiggiamo lui si fa una risata, è vivissimo, mannaggia. Non è che dici sì, cavolo, però dico, te provate a immaginare se ci sarebbe mai stato un Resident Evil con protagonista proprio tanto. E poi provate a immaginare, ma dai, però metterci un protagonista mezzo umano e mezzo demone mi sembra un po' eccessivo, Vabbè, là abbiamo avuto uno che si è iniettato il virus. Ho visto della roba assurda. Vabbè, Pierce, un Pierce là. Non lui, quello con gli occhiali. Albert Wesker è cattivo, ha senso. Vabbè, ma lui è cattivo, scusami, ha senso. È cattivo, ma essere protagonisti, devono essere eroi, giustamente. Sì. Dante è un eroe, per carità, Dante è un buono, ripeto, lui infatti immaginare. è come il Dungai, è la paura dei demonietti. Ogni volta che c'è un demonietto se la fanno sotto, vedevano come Dante. Ma c'ha ragione, È come il Domugai, mi siete neri, il Domugai svita le colonne vertebrali e le usa per strangolare gli altri demoni. Ma anche dei difetti, Anche dei difetti. E dei difetti. Non so qual è la strada. Un cristiano che non parla, ammazza i demoni, usa la violenza in un livello mai visto prima, ne sta fregatamente dell'umanità, per lui interessa solamente vuole ammazzare i demoni, è vero, vuole ammazzare i demoni. Sì, infatti hanno detto molti dicono che Doom è proprio un gioco assolutamente da giocare in chiesa, prete, perché appunto è un gioco che ti vedi proprio l'amore per il creato contro i guerrieri dell'inferno. È un gioco veramente molto fatto col cuore, infatti molti dei livelli avevano nomi di frasi bibliche. Immaginati il Santo Padre che si gioca Devil May Cry, Santo che Padre, si gioca veramente Santo Padre Doom. si stava studiando tedesco su Duolingo. L'hanno beccato, non so poi se è vera sta cosa, ma probabilmente sì. L'hanno beccato ne hanno parlato anche a telegiornale per la notizia. Vabbè, ma non è una notizia da TG, però è una cavolata. Poi ripeto, come fai a sapere se uno è Santo Padre, scusami? Perché si va a mettere il suo vero nome, come fai a sapere che è veramente lui? Non puoi saperlo. Allora, e poi ha detto che gli ha mandato un messaggio su Duolingo, ma tu non puoi mandare un messaggio su Duolingo, quello è bello. È una cazzata la notizia. Adesso una bella domanda per Raffaele, da Leonardo. Sì. Raffaele, che personaggio, non so di cosa intende, ti piace di più attualmente? Penso che intendi di videogiochi, che penso il Master Chief. Dei videogiochi? Il Master Chief? Quello di Halo? Guarda, non lo so, onestamente. Non lo so proprio. Jack intanto che non si accorge che i corridoi di sto posto sono palesemente presi da Resident Evil, però va bene. No, devo rifare la cosa. No, non sono accorto. Onestamente non me ne accorgo neanche adesso. Non vedo tutta sta cosa di Resident Evil. No, in realtà di corridoi sono palesemente i corridoi dove tu ti affronti zombie, Licker, Nemesis, l'animaccia loro. Aspetta. Se io faccio così, questo va qui. Sì, dai, riproviamo, ti va? Fa cosa? Boss fight. Stai giocando a qualcosa? No, il boss fight qua, giusto. Proviamoci ragazzi, dai che andrà meglio, dai che andrà meglio.
speriamo che stavolta andrà meglio, Beh, dai. bella gioia, è veramente difficile. Io penso che ho abbassato il potere di quel boss, ma dovremmo essere in 7-8 per fare una bella vittoria. È bello il potere del gruppo, ragazzi. Il potere del gruppo. Come stai? E ci fa, ciao bella gioia, come stai? Un bacione. È veramente quasi Sembra le zie di cosa. infatti le fatone, quelle lì belle in carni, che sembrano le zie, quelle lì che ti salutano con starebbe canto una zia che ti lirico, fa la presa dell'orso, la Pea Rang, che ti fa vieni qui, cantando. Me lo sono immaginato della gioia così, ovvero una di quelle zie che ti fa vieni qui, cantando. poi ti dà un bacione, ti lascia quello. E pensate quanto era quel bacio sulla fronte con quel cavolo di No, rossetto quando ti dà un bacio sulla guancia, ti ritrovi la guancia sì. rossa, Ti senti, rossa, ma non ti senti non di sostanze dolore. tossiche in tutto il corpo solo stando a contatto con. No, dico guancia non rossa perché ti ha fatto male o cosa, Ma no, male no, adesso male no. Il coso, come si chiama? Il rossetto praticamente formula extra large. E magari anche l'ombretto che si attacca. Ecco, e le rivedo ora live. Ah, io cavolo, quando torno al retro gaming, ragazzi, lo devo assolutamente fare. Vedo ora live, anche se avevo promesso SmackDown per Season 2007. La story mod ce la facciamo, sarà il prossimo progetto canale. Ovviamente ripeto, quando mi torna da Play 5, anche se non dice ma cosa c'è tra Play 5? Nulla, è una questione psicologica, senza Play 5 sono giù, sono proprio giù. Bisogna che mi torni. Ragazzi, io ripeto, qui sotto, lì un attimo, ho fatto la cosa del supporto su Ko-fi, perché ho detto vediamo se riusciamo ad arrivare, anche se non arriviamo alla quota, dopo prima o poi prendere lo stesso, più arriva, più è un supporto che mi arriva a me. Speriamo, ragazzi, non mi aspetto di raggiungerlo completo, onestamente, però siamo al 74%, e ho messo un alert veramente bello per le donazioni di Ko-fi, ma veramente un alert incredibile. Volevo metterci, il mio piano era di metterci, già mi si avveneva e non c'ho neva. Il mio piano era di metterci quella solita immagine che ci metto io, quella che fa il pollice alto, e invece non potendo, perché per qualche ragione Tenor non mi stava convalidando la GIF, ho dovuto fare diversamente. Ciao Gigio! Ciao mitico Gigio! Che bello sentirti! Ciao Gigione! Buongiorno Gigione nazionale! Gigio è una delle mie persone preferite ultimamente, mi tiene un sacco di compagnia da quando non ho la Play 5, stavo dicendo appunto, e quindi ho detto speriamo che riesco con tutto ciò. Ho detto, perché poi ho messo questo alert veramente bello, questo alert. Parte una bella musichetta che onestamente esiste già. Anche qua. È arrabbiato. E infatti ci vuole il nostro sangue, non solo suo. Mi immagino Jack che ti fa come successe quando eravamo su Final Fantasy, tu eri sul sito Viola, che dovevamo fare il raid, ti avevo proposto quel raid a quella persona, tu hai detto no perché mi cadono i capelli. Ma scherzavo, ma non è che lo pensavo sul serio, mi cadono i capelli e stare in contatto con lui è una bastardata. In quel momento è arrivato come di a farti il raid, quindi io mi sto immaginando che tra quattro parte sta cosa di Hulk Hogan che fa in stile nuoto così, e l'ho scritta grazie per il traguardo. No, la musica di questo di sottofondo. Ma no, la musica è bella e l'immagine è bella, ma non ve la svelo, tanto prima o poi un euro arriverà, e prima o poi, spero quando sono in diretta, magari un euretto prima o poi ci arriva, chi lo sa. Comunque si vedrà facilmente, lo vedremo, tanto io guarda, ce l'ho aperto finché non vado, poi lo chiudo, non mi metto più sto messaggio davanti, non vi romperò più le scatole questo messaggio, ho promesso, voglio solo che torna sta cavolo di console, è l'unica cosa, perché io sto risparmiando da tantissimo, ragazzi. Cavolo, è un bel avversario Virgil, bella battaglia questa, lui c'è una sorta di barriera. Ma notare che c'è una sorta di grossa campana sopra di me. Sì. Jack, vedi la versione demoniaca di Virgil
stampatela nella mente che più avanti la vedremo, la rivedremo di nuovo. Questo gioco. Però no. Allora non dirmelo. Ho detto stampatela perché poi fa finta che gli altri giochi non esistono, fa finta che sia solo qua. Il resto poi. Oh boia. Resti in peace, mi dice. Oh boia, sta facendo l'attacco speciale! L'ha preso, ragazzi, è virgine, non è mica l'impiegato delle poste. Boia. Beh, bello il Jack che dice è virgine. Vabbè, l'impiegato delle poste non fa ste mosse, mi ha ucciso. Arriva il postino, ci fa una powerbomb Jack che fa. Allora, chi è il vero campione qui? Ma sai che posso anche cambiare un attimo l'arma e mi piglio un attimo la Nivan? Ma no, non è per la boss fight, è per sta cosa qua, non è per la boss fight, è perché qui c'è la spada, cioè si fa distruggere questo con la Nivan, perciò... Tanto la boss fight manco è andata bene, la dobbiamo rifare. Ma questa prima è andata male, fa vedere? Com'è andata la nostra? Ha vinto Galina ringraziata. Vabbè, ma io a Raffaele gli regalo io dei punti perché oggi mi ha tirato su di morale, ragazzi, veramente con questo bellissimo VIP devo assolutamente ringraziare Raffaele. Comunque tornando un attimo alla domanda di Leonardo, ho trovato il personaggio che mi piace. Sì? Chi è? Allora, questo qua si chiama LL Cool J ed è un attore che fa questa serie TV che si chiama NCIS Los Angeles. Conosco, era un rapper, se non sbaglio, in passato. Coso? Non mi viene ora in mente. L'attore in questo caso si chiama Sam Hanna. Il personaggio di NCIS. Anche se personalmente non per male, perché non me ne vogliono quelli di NCIS questo qui Los Angeles, ma preferisco NCIS New Orleans. Il posto lo adoro. Certo. Vai che ce la facciamo! Comunque Gigio, come sempre, se mai volessi venire su Discord, sempre benvenuto, non insisto io. Assolutamente ognuno i suoi impegni. Comunque perché adesso lavorare, quindi. Comunque come ti stavo dicendo, per il fatto là del che ne stavamo parlando all'inizio, quella delle squadre di calcio d'ora delle mondiali così. Allora, io di più le partite le vedo, sai, non come proprio una sfida calcistica, ma più come una sfida tra folklore. Me ne sono accorto, ma ti rimarrei deluso che non c'entra nulla col calcio e il business di oggi. Lo so, però parlando sinceramente con te, mi immagino i giocatori delle due squadre che... Tu non so se hai mai visto... lo so che lavoro, infatti ci ho poi pensato. Jack, Inazuma Eleven. Ma non mi piace no, che hanno quella cosa che richiamano a sé quei superpoteri, quegli spiriti. Quello sì, è stranissimo. Mi sto immaginando i giocatori di Haiti che richiamano a sé gli spiriti degli zombie, con gli scozzesi che richiamano a sé lo spirito di Highlander e di tutti gli scozzesi. Immaginati secondo round, ragazzi, ne abbiamo prese tante, ma adesso facciamo il mazzo al buon Virgilio. Virgilio Scotti, Lì ho bisogno del tuo supporto, guardati la scena. Sto vedendo. Dico, la scena di Mel Gibson nel film di Highlander quando ai cavalieri inglesi gli mossa il... Lì ho sperato di un momento tecnico alla scena. La sto vedendo, ancora... non vedo un commento tecnico. Ma se te lo sto dicendo a voce che ti serve il mio commento tecnico. Certo. Vai. Jack, non gli stai facendo tanto, sai? Ma io penso che quando lui si trasforma,
Io penso che tu debba allontanarti e cercare di colpirlo con... non riesco a allontanarmi. Il mio problema è adesso, l'ultima fase, questa qua. Questa qui è la fase peggiore. Sto provando a sparargli un po', ma... Comunque, Sì, ciao basta, basta. Gigio e buon lavoro. Grande Gigio. Ciao, Gigio. No, ma lui c'è uno spettatore, adesso solo che sta lavorando. Non adesso che non c'è. Solo che non può entrare con noi. Facciamo compagnia mentre lavora, è una bella cosa. Beh sì, Sto giocando meglio di prima, ma non so comunque perfetto. Ma te che ti frega di fare perfetto? Basta che lo fai fuori. Ma te che ti frega di fare perfetto? Basta che lo fai Un fuori. corno, infatti, basta che lo faccio fuori. Vai, vai. No, non mi... Jack, ti giuro, non mi dica che sei uno di quelli che deve fare tutto No, alla perfezione, ma no, dai. sto gioco No, perché io quel tipo di giocatori non li sopporto, perché personalmente... ti sembro che è quello che fa tutto perfetto, ma ti sembro io, impreciso come sono. Va, figurati. Nemmeno che io ho detto sta cosa, sei morto, quindi... Ma Jack, figurati, la mia perfezione, sono già morto 2 volte. Ma prima o poi lo battiamo, Poi... No, ma ti giuro, personalmente quelli Ma sono... non c'è, ma se non guarda che è un tuo problema, non devi mai giudicare perché una persona... No, non sia ti sto diversa. giudicando assolutamente, dico i classici platinatori, quelli là che devono fare Vabbè, tutto io e Gigio siamo al massimo. platinatori, Sì, però voi siete platinatori più attivi. Ma in maniera chill, in maniera estremamente chill. Ci sono quelli che in serie nera si fanno anche H24 per raggiungere un solo trofeo. Ma divertiti, cioè, Perché sai che non si divertono? Non è che il mio amico è così, se la gode proprio. Io insieme abbiamo impiegato 10 ore per i trofei di un DLC, ma tanto sapete. Abbiamo parlato, che poi parlavamo di altre cose, non eravamo da soli. No, Jack, non dico questo, io dico non dico che lo rifarei, però. Ti dico quelli che devono fare tutti i trofei, tutte le cose, senza però, dici, senza divertirsi, ecco, io quelli non li sopporto. Ma infatti devi giocare per divertirti. Però ripeto, è una questione di modo di affrontare, non dovresti non sopportarli, perché è un modo di affrontare lo stress, per molti è una cosa che fa più bene che male, non per tutti, ma per alcuni veramente. No, ma poi è un'altra cosa. Ho sbagliato quando mi chiamano di tryhard, boia, sono morto. Questo è un tryhard, boia. È un tryhard perché sto cercando di vincere, sono morto 3 volte, è diventata una battaglia dei Souls. Mannaggia, solo Devil May Cry 3 mi fa morire così, ma neanche 1 e 2 non... Raffaele, mi ha detto fino a un quarto d'ora fa non mi nominare i Souls e adesso sta dicendo che... Sembra, appunto, mi ha risvegliato questo bellissimo trauma, infatti. Bellissimo. Porco cane, perché io ho preso la Rebellion, non mi sta aiutando la Rebellion. Ho pensato, cavolo, la spada adatta per affrontare suo fratello, ma... Era meglio Agni e Rudra. Comunque Gigione che dice ma Jack che fa tutto perfetto quando... infatti ragazzi, io la perfezione. Sto facendo bene persona, ma tu mi vedi che quanto sono chill, anche se in persona devo seguire certi requisiti, perché il 100% non lo faccio, ma mi vedi, lui ama i Souls, io no. Oddio, amo Dark Souls in realtà, sembra strano, ma Dark Souls per me è un gioco chill, relax, non so com'è possibile che io Dark Souls, per quanto Demon Souls mi traumatizza, Dark Souls lo trovo veramente un gioco che mi fa stare bene. È assurdo, Ci sta. Ognuno il suo. Il relax che mi dà quel gioco. Quando poi inizi a imparare, è veramente bravo. Ti piace poi. Non dico che sono così bravo, non sono tra i più bravi, però a finirlo in Game Plus anche l'ho fatto, platinato da me, l'ho aiutato mio amico, va bene dai, trovo anche un platino fattibilissimo, onestamente c'è di peggio, e ora mi batterà di nuovo. Questa volta il boss è battuto, bene. Ma questo boss, la Signora dei Limoni sì dai. Meno male. Comunque Raffaele ti avevo fatto un regalino, ti avevo dato qualche punto in più, perciò prova a vedere onore. Onore, sì, va bene. Dovresti essere già salito al prossimo round. Va bene.
Aia, E nel frattempo voglio un attimo rispondere a Leonardo. Che ne penso del Milan? Che è una situazione veramente molto molto difficile, dico la verità. C'ha ragione. Purtroppo, c'ha ragione. È uscita Blanca di Street Fighter. Vuoi vedere? È un maschio, vuoi vederlo? Cavolo, ma hai fatto 2 livelli, congratulazioni. Blanca. Ok. Blanca è un personaggio che secondo me ti piacerà perché è una sorta di uomo bestia, ma veramente bellissimo il design. Bellissimo il design che ha lì. È veramente bello. Lascia perdere che nel film sarà il buon. Cacchio. Sembra Jason Momoa. Chi è questo qua? Jason Momoa, Jack. Poi, Jason Momoa. Jason Momoa. Gigio è anche lo conosci, anche ragazzi. Hai finito Final Fantasy, sei passato a Resident Evil. Stai salendo di rango, adesso ci sono i personaggi, quelli tosti, quelli proprio. No, non ho cambiato l'arma. Sono distratto a guardare Blanca. Sono sbagliato. Volevo cambiare arma e metterci le agne rude. Io che da corso. Ragazzi, vi prego, alzate le mani e chiamate il potere della barista Mumu. Dobbiamo assolutamente farlo. Io che da Marcus passo a Asso. L'asso. Asso del solitario. Che non ti urlano in America asso, però quello è un'altra parola, non è asso. Però là manca sempre una lettera. Meno male. Manca un buco in quell'asso. È uno dei miei preferiti. Il Big Daddy. Oggi hai visto che Big Daddy V l'ho messo io, ovviamente. Chi poteva essere? Ho messo Big Daddy V. E vuoi dire che è impazzito Jack? Joe. No, perché lui ha messo GGG e io ho messo Joe. Così facciamo Gigio. Non sono impazzito. Sì? Oggi ho fatto giocare Jack a una versione online di nomi, cognomi, città, cose e animali. Bello. E a un certo punto vedo che scrive, vabbè, ha scritto certe cose che io ti giuro mi stavo sciallando dalle risate. A quello di questo non le ho potute nemmeno, diciamo così, non valutare, non le ho potute nemmeno. Dovevi mettere un sito con la P, un sito o un'app con la P. Ma io cosa pensa la mia mente se non a un certo sito con la P che non puoi scrivere perché è un'app per ragazzi? Non potevo scriverlo, non l'ho scritto. Però potevi scrivere procioni.com. Non è procione. Comunque questo personaggio che mi è uscito col punto esclamativo next è molto interessante. Chi è? Will, lo conosci? È quello con i capelli sparati in aria di Street Fighter. Era Jean-Claude Van Damme nel film originale di Street Fighter. Buttalo via. L'hai costretto a fare quelle cose, dice lei. Poi era il tizio che sta nell'esercito americano, quello che ha i capelli biondi che ogni volta se li mettono. Un attimo ragazzi, siamo in scena, la battaglia fra 2 fratelli che si combattono. Ci siamo, Ok. Lei c'ha il lanciarazzi, deve decidere che colpire. C'è il lanciarazzi. Lanciarazzi è fighissimo. Bell'arma quella. Well done. Stai provando. Vediamo questa scena, ragazzi, dai. Sì. Io adoro il doppiaggio inglese di sto gioco, bellissimo. Papà! Dico, avendo provato il gioco, Jack. No, Lio. Cena. Ciao, Xinkai! No, non sono siti strani, Xinkai. No, è un gioco. È un gioco per ragazzi, non sto scherzando. Non c'erano siti strani. Asigno, buonasera. Chi c'è con noi? TikTok. Ma io quanto odio sto personaggio. Giullare. A Lio piace invece, Lio è tifoso, il giullare. Si veste come lui e va in giro a parlare come lui. No, guardalo H. Gli ha fatto tutta la faccia sopra il pavimento. Brava figliola, pure innocente come tua madre. Eccolo. È lui il giullare. È lui. Te lo so, dalla serie TV. No, vedi che cambia personalità. Il giullare di corte.
Peccato che è un giullare malvagio questo. Non si riesce a rompere gli incantesimi. Perché gli serve il sangue del fratello. Esatto. Buona idea, sacrifichiamo Dante. No, che sono io, il mio personaggio, non toccatelo. Non mi piace la gente che parla più di me, lui parla di me. Mi sembra giusto. Vai. Mamma mia, non gli facciamo niente, no. Quindi, il giullare è Arkham, ovvero il papà di Levi, che non è morto. È vivo. Sinca, e ti racconto una cosa che morirai dalla voglia di sentire dopo la scena, te lo prometto. Ti dico solo signora. Perciò, preparati. Perché chiamarlo Arkham come l'Arkham Asylum di Batman? Ah, bella domanda, non so se Jack, devi portarlo appena vuoi. Sì? Batman Al momento, come sempre, ragazzi, come ogni tanto compare scritto, no, Gigio, non sei tu il giullare. Il giullare è magrolino, è cattivello, tu sei buono. E ovviamente è bello muscoloso come me, cioè i addominali come me, cioè un grande ti sviluppi mangiando come me. Ho messo la baionetta nella ciappetta. Lui canta. No, non so che sembra Merlin Manson sto qua. Lo sai chi è Jack? Vampeta? No. Ava e Misfit. La risata odiosa, non ci ho pensato per averlo influenzato. Volevi vedere la tua mamma, vedi che gentile, lo manda da sua madre che è morta da tanto anni. È gentile lui. Mia, vi prego, fatemi fuori sto giullare. Non lo sopporto! Try me. Tutti e tre! Tutti e tre che gli puntano l'anno. Lo show is over. Non sa. Ma devi fare uscire le scene pagliaccio. I expected nothing less from the Devil's descendants. Amico, lo spettacolo è finito. Something, Virgil. The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome chaos. La prima volta vedo Lady. Lady è del 3. Nasce nel 3 come personaggio, però c'è nella serie TV che ti consiglio perché è bella, che ha molti connotati politici la serie TV. Molti hanno odiato sta cosa, io l'ho apprezzata perché ti fa vedere quanto fidarsi di sta gente messianica non ce la fidare. Eccolo! Ciao Simo! Ti stavo rispondendo adesso, Simo. Ciao Simo! Buonasera Super Craftaro. Vieni con noi, siamo non preoccuparti. Ma Simo, non preoccuparti. Ha cambiato nome, ha fatto bene, io lo chiamo Simo per abitudine. Sì. Infatti te lo dico appena finisce la sequenza. Allora, oggi pomeriggio, niente, dormivo, finalmente, sapete che la notte col caldo ci sono problemi. E oggi pomeriggio, boia, mi ero appena addormentato. Mi suona il telefono, dico, il tecnico della PS5! È arrivata l'informazione, sto per sapere la verità in una settimana in anticipo. Miracolo, sto per sapere la verità, sono contentissimo. E è la signora che dice, hai presente quella medicina per gatti che mi hai dato 2 settimane fa? La tengo ancora un po'. Cioè, ho chiamato per dirti che la tengo un po' e ti chiamerò ancora. Ma che cazzo? Ma vecchia pazzo scellerata criminale, ma al massimo te le do sulle gengive. Non è un film, no, Xinca è meglio, è serie TV Netflix. E fra l'altro io l'ho vista in inglese, che è ancora meglio del giapponese. In inglese c'ha Johnny Young Bosch. Esiste pure un film di Devil May Cry. Ma ci sta, sì. Cosa hai detto che esiste? Io? No, voglio dire io, ma quindi esiste un film di Devil May Cry? Serie TV animata vecchia, serie TV animata moderna. Su Netflix trovi sicuramente una bellissima serie attuale con musica tutta tipo del 2000, tipo la sigla della prima stagione è Let the body is the floor, let the body is the floor. Bella. Io aspetta, se non sa...
No, sto vedendo una cosa fatta con la IA che se ne devono solo vergognare. E quindi la signora mi ha fatto... E io sapete che ho problemi alla valvola cardiaca. Boia, mi è esplosa. Oggi sentivo soffocare. Mamma mia, sono stato malissimo questa cavolo di signora. Ma mi chiama proprio mentre stavo dormendo quei 5 minuti che appena ti addormenti. Boia. Proprio quel momento lì mi doveva chiamare. Per dirmi nulla. Per dirmi no, ma chiamo poi. Ho chiamato per dire che chiamerò. Che grazie. Ma può tenerlo quanto lo vuole. I miei gatti non hanno i vermi, hanno svermifugo, non hanno vermi, quindi per il momento non mi serve. Se serviva lo facevo vedere, mi serve, ma adesso non mi serve. Non ho gatti che hanno problemi di vermi, quindi benissimo così. Che bello, ha evocato tutta sta roba, vedi che sta per ottenere grandi poteri, ma senza grandi responsabilità. Mi dico la signora scrive l'autografo, ho scritto morta! Lo so. Voglio un autografo, ci scrivo il tuo fan numero 1. Io un giorno le dirò, ma sa che lei sa che io sono streamer, le avevo detto qualcosa, non ha capito, non sa cos'è uno streamer. Comunque mi piace questa frase di Gigione, cioè dice così: voglio un autografo, cosa ci scrivo? La tua fan numero 1, signor, ma signore sono io. Guarda, secondo me la cosa più bella sarebbe scrivere. Cioè, io ho cercato di spiegarle, ho detto, ma che cos'è? Ma cos'è? Sai cos'è YouTube? Sai cos'è YouTube? Ne do del tu. Sai cos'è YouTube? YouTube l'ho già sentito, è quello che si fanno le chiamate su YouTube. No, non si fanno le chiamate su YouTube. Non si fanno le chiamate su YouTube. Ah no? Ho capito. Ah no, è vero, a volte la suora mi manda dei video. Ho capito, quello... Quindi, sì, ma io non faccio i video che manda la suora, chiaramente non faccio video. E ho detto, l'ho spiegato, ho provato a spiegarle perché questa non capisce, dice ma com'è possibile che la gente guadagna dei soldi su internet? Perché è possibile? Sì, è possibile guadagnare soldi su internet, certo è possibile guadagnare soldi su internet, non è possibile guadagnare qualche soldo su internet. Le chiamate su YouTube? Beh no, infatti, ma lei cosa ne sa? Poverina, c'ha 80 anni, cosa ne sa, neanche di più ovviamente, però non voglio sapere l'età di una signora. Non voglio sapere l'età di una signora. Non voglio sapere. Già abbastanza, so che è abbastanza da farmi uscire di testa della disperazione. No, ma con tutto il rispetto per la signora, no, assolutamente. Non diamo mai le... è una stile Knusero. Però rilascio una distorsione, è quella che rallenta i nemici, no, è bellissima, ma troppo complicato. Se farò poi dei livelli rifarò, posso provarlo ma adesso. E quindi insomma sono impazzito, mi viene da piangere, non faccio più, mi fa morire questo. Veramente non ce la faccio più, mi fa uscire di testa, guarda. Goals, Goals è già uscito da quello che so io, Goals sì. Quello che so io, poi magari mi sbaglio, ma mi fa impazzire, una cosa proprio... Sono quelli che provano i giochi di calcio da adesso e poi ci sono io che voglio provare i giochi dell'Adidas, della Nike. Ma c'hai ragione te. Comunque hai capito Xink, quindi oggi pomeriggio ero disperato, meno male che per fortuna il colpo al cuore mi è passato subito, si vede che non ero proprio profondamente addormentato. Stava prendendo la signora ti risponderà, un vero uomo non fa... Ma l'ha già detto, non fa video su... Ma l'ha già detto! Ma ha detto si porta 50 tonnellate. Ma questo, ma dice così, ma c'hai ragione, Zink, ma non è una battuta, è la verità. Beowulf, ho ottenuto 50 Beowulf. tonnellate, 50 tonnellate di cose. Ovviamente si sa fare il meccanico, l'elettricista, l'informatico, ma quello lo so già fare, e sia meccanico, elettricista, elettronico, perché ovviamente non sarà mica un... E non vedi, cioè che non vedi il becco di un quattrino, ti voglio dire solamente questo. E non vedo il becco di un quattino quando da lei, non l'ho visto. Sì, vabbè, l'unica cosa che mi ha dato sono i soldi di quanto costava il decoder. Non ho guadagnato alto fuori dal costo del decoder. Avevo letto per questo. Non ho guadagnato alto fuori dal costo del decoder, assolutamente vero. Assolutamente vero. Oh, posso mettere Beowulf. Cosa sacrifichiamo? Mi spiace però. Togliamo magari Cerberus. No, Cerberus è figo, mi piace troppo. Facciamo Beowulf, tolgo Agneruda, però Agneruda mi piace. Vabbè, va bene questo. Tu prova, Jack. Ma Beowulf mi piace troppo Beowulf. Devo andarlo a provare qua. Che bello, abbiamo Chubbystar, Superstar. Ah no, non è. Chubbystar non è quello che si è sacrificato per i nostri peccati, vero? Non è. Il musical anni 70. Chubbystar. Non è lui. Ce lo vedevo un po'. Eccolo Beowulf, ma è fortissimo da usare. Mi piace fare calci e pugni. Sono diventato il monaco tuo, Gigio. È un monaco che invece di dare a pugni fa anche calci. C'è un monaco, scusami, il pugile di Gigio.
Se non mi sbaglio, anche in un altro capitolo di cose. E io me lo ricordo da qualche altra parte abbiamo avuto, infatti, me lo ricordo anch'io. Abbiamo rotto tutto. È rotto! È rottissimo. 100 pugni. Jack, i 100 pugni del tu sei già morta avevi fatto. You are shock. Ci stava. Allora, io dicevo per scherzare, no, mi ha detto, ma dai, ma che lavoro è? Ma perché non vai a sollevare qualche camion? Lo so, ma perché non vai? Ha detto, ma dai, ma si impara in fretta. Cosa si impara in fretta? Non si impara in fretta a fare l'elettricista. Ma dai, ti compro un manuale e impari. Sì, ci metto la mano, mi vengo fulminato perché l'ho fatto senza supervisione. Bello, Ma dai, si impara, a provare si impara. Sì, assolutamente. Infili la mano nella presa e vedi che va tutto bene, assolutamente. Viva il lavoro sicuro. Assolutamente, guarda, meno male che c'è lei. Se non c'era lei, non ci arrivavo. Vediamo se puoi scalare la cosa con BioWolf. E fu così. E fu così che comprai Electrician Simulator, come si chiama, sembra un nome satanista, Electrician, ma mi sembra un nome di qualche demone brutto, vabbè, Electrician Simulator, Electrician, quello che è, Simulator, no, ma il manuale, posso fare che si chiama Manu, vedi Gigio c'ha ragione, se tu ti chiami Manu o ti chiami Ale, puoi fare assolutamente, diventi un maestro. Per favore, Ciccio, per favore non citare Guarda Jack, già è fuori. Ma io sono felice quando sento queste battute perché sono le battute che vengono a me. Ieri ho detto una bellissima, ma Gigio Dio dissentirà. Ma avevo detto una battuta, cavolo che me la sono dimenticata, era troppo bella. Ieri ho fatto sta battuta bellissima che dicevo, cos'era? Non me la ricordo, ragazzi, mi spiace, era nella live di ieri. Ogni live ha le sue sorprese. Cosa devo fare questo ascensore sott'acqua? Ci devo entrare. Io adoro le sorprese. Come non detto, va bene Simo, tu adori le sorprese? Ci sono alcune sorprese che io non adoro, alcune sì. Tipo se mi trovo come Solid Snake un esplosivo nel mio zaino, non sono molto contento. Perché io non ho bei ricordi di esplosivi, non faccio mai bene con gli esplosivi. Come tutti sanno qui dentro. Ma io sto battendo faccio per riconoscere Jack. Sì, lo so. È che voi sapete che io ho scoperto, non è diagnosticato, non vado a farmelo diagnosticare che tanto il farmaci non ne prenderò mai per sta roba, perché è il mio modo di pensare, di vivere. La ADHD non è nulla di grave, solo però il fatto che ogni tanto hai in mente delle battute veramente stupide e le cantichi nella mente per tutto il giorno. Roba che tipo Spider Pork diventa l'inno nazionale, assolutamente Spider Pork. Ci sta. Cioè, quindi veramente, ripeto, è proprio l'inno della DHD, avere questi pensieri nella testa folli, divertenti però. Nulla di grave, non è schizofrenia, perché non è una roba comunque assolutamente e che noi siamo folli. Io non ho nulla perché conosco gente schizofrenica e ragazzi, bisogna rispettare il fatto che devono abituarsi, ma soprattutto a volte possono essere anche dire giornate normali anche la maggior parte del tempo. Io guarda che se già che così è colpa di Gigio, ma guarda, frequentando Xink, io non dico solo colpa di Gigio, ma anche frequentare Xink mi ha fatto esposto a follie incredibili. Ma non solo lui, non solo lui, anche stando con me non è che... No, Lio è calmo, Lio è serio. Sei guarito anche come Tino mi ha causato un po' di follia. Come oggi che stavamo parlando di quel fatto lì di ieri, di aver visto quei video, ti ho mandato oggi il video e non l'ho guardato, non lo vedo perché ho troppa paura. Esatto, me lo sono cancellato, non ho tolto te ovviamente, ho cancellato la mia Telegram perché non voglio vedere i video che mi mettono angoscia. Invece considerato che soffro di ansia, mi vedo un video del genere, io stanotte penso a roba che si muove, inizio a pensare a Lio che si muove a terra e striscia il mio pavimento, no, ad esempio stanotte dovrebbe dire Matteo, Jack, il personaggio lo sto facendo tutto forza, ma sai che ti consiglio forza e magia, il resto conta meno, ma forza e magia, porco cane, forza e magia sono pazzeschi, forza e magia, anche la magia, stai creando... però sì, forza Matteo, ci sta. Praticamente stai creando un Achille, un mago merlino con gli steroidi.
Ma quanto odio questi nemici che non si lasciano buttare giù. Cioè, hai detto Io sono innocente, ma no, ma lei è innocente, lei è innocente. È una brava persona, Dico, sì. A differenza magia nostra è non è una degenerata di alla follia, nel senso, non è lei è salva. Lei è ancora salva, lei andrà in paradiso, noi vedremo sai quali posti, quali meandri. la faranno santa. La faranno santa. Santa Xingai. Santa Xinkai, patrona del Giappone, la facciamo anche se c'è il nome cinese. Patrona dei Patrona, gay. non padrona, E come dice Xinkai, io sono magro. Oh, dice che sei magro, veramente. Perché l'altra volta che c'era quello zombie là sul Resident Evil, ho detto, ma questo è Gigio! E lo zombie, well, it's the big show! Capite? Lo zombie, it's the big show ai tempi quando aveva affrontato il Breast del Sumo, quando era grosso 30 kg. Avevo affrontato il resto. Ma che salva lei? E infatti per me è come noi, una di noi. È come tutta la curva canta uno di noi. Com'era il po' uno di noi? Una di noi. Ah signore, è una di noi. Vedi. Questo è vero cosa. Visto, già dice, ma è innocente! Ha detto che, ma è ovvio che è intelligente Xinka, ma stai scherzando? Xinka è una delle persone più intelligenti che conosco in vita mia. Cavolo, veramente, Xinka. Intelligenza, stiamo dicendo artificiale, no, naturale, non artificiale, non penso che sia una IA. Ciao, sono la IA di Xinkai, benvenuto a questa diretta. Vuoi parlare con me? Devi fare un prompt. Prompt! Quello è un prompt. Ok, ma no, è intelligentissima Xinkai, intelligentissima. Ci sta anche Raffaele che si fa le risate. Raffaele aveva bisogno di ridere un po', dai. Con sto caldo non posso se non si ride. Almeno. Se sto caldo se non si ride. Sapete una cosa che mi faceva ridere? Soprattutto per tutte queste battute di Gigio, soprattutto. Sì. Una cosa che mi faceva morire da ridere era un mio compagno che aveva l'abilità di fare il verso del maiale che squittiva. Lui faceva squit, ma io non sono capace. Lui faceva uno squitto, cioè squittiva, lui riusciva a squittire con un maiale. Jack, scusami, quale cavolo d'animale hai mai visto di un maiale che squitta? Squittisce. Il maiale non squittisce. Come il maiale non squittisce? Il maiale grugnisce. Grugnisce, sì, vabbè, grugniva. Bravo Lio. La sorella di Xinka l'ho conosciuta una volta, ma mi sembrava veramente intelligente. No, ma io mi sono Assolutamente. Vabbè, ma dai, ma se sorelle di Xinkai sono entrambi intelligenti, mi sembra ovvio che i fratelli di solito i fratelli più o meno tendono ad avere più o meno intelligenze simili, non è sempre così però. No, tendenzialmente. Non è un fattore genetico, però può essere potenzialmente se esposti nello stesso ambiente. Poi c'è sempre uno più intelligente, normalmente, deve essere più intelligente, no? I maiali che squittiscono sono cose che ho mai visto in Dragon nel Commonwealth di Fallout. Ah, cosa mi hai ricordato? Nel Commonwealth di Fallout ho visto delle cose assurde. Non volevo dire squittire, volevo dire grugnire, sì. In realtà sono una IA super avanzata, vedi, 400 di qui, la differenza nostra, 400 di qui. 4 milioni di qui. Il Xinkai Bot ti salva la giornata. È quella che creerà, dopo non voglio offenderli io perché è una battuta, vedete, cioè, ti avviso, è una battuta, lo dico in anticipo, creerà il Leo Pork, ma no, sembra una cosa brutta, il Leo, avete presente lo Spider Pork, il Leo Pork, che si arrampica sul soffitto, il Leo, lo so che poi tanto so già che YouTube mi capirà un'altra parola e non capirà Leo, lo so già che mi creerà, perché lo fa sempre. Fammi un favore. Da amica e da correnzionale, per favore. Quanto per te che su Resident Evil, lascialo. No, non fai morire che voglio finire il gioco. Lascialo mangiare dagli zombie. Ma no! Pregatene. Non lo sa fare, non gli dare la soddisfazione. Non fallo per me, fallo per Ada. Ada ci ama. Il mio cuore. Adorabile Ada. Non gli dare la soddisfazione di vedere la luce del mattino del domani. Perché non se lo merita. Non se lo merita. Ma come no? Merita di essere mangiato dagli zombie. No.
Ma seguo già da 15 anni, sempre stata nona, 10, arrivi in testa e quell'altro è già quarto. Ma Gigio ottiene i punti speciali per essere Gigio. Gigio è incredibile. Gigio mi fa ridere, io gli do i punti. Non ce la faccio, anche Raffaele oggi l'ho ringraziato per un sacco di punti. Infatti ha fatto 2 livelli invece di farne uno. Infatti non sono quarto, non sono certo, per l'abbonamento che ho fatto. Anche bello. Però Singai, scusami, ti ho superato anch'io, quindi scusami. Ma perché ti scusi? Non è che... Vabbè, ma Lio c'è sempre, Lio è qua che praticamente considera che quando non lo lascio chiuso nell'armadio ha una grande prestanza, lui inizia a raccontarti le cose, poi appunto grugnisce sul soffitto della stanza o dentro l'armadio. Perché? No, il mio amico grugniva, però era bravo lui, non so come faceva. Anche io so grugnire, però lo faccio più selvaggio. No, selvaggio no. Lui proprio era naturale, sembrava veramente che fosse un animale vero. No, questo è serio, no, lui proprio faceva un verso incredibile. Faceva squee, faceva un verso assurdo. Il maiale non fa squee. Il maiale non fa squee. Lui faceva squee però. Perché te devo dire, è un maiale che faceva... Ma lo fa il topo. Lo so, ma lui faceva squee. Che cavolo d'animali vedi? Cioè, che sei peggio di Giovanni. Allora dice, oh, cosa succede? Cosa è successo? Ma no, è impazzito. Adesso me lo scrive. Ma cosa succede? Oh, aiuto, ho paura. Cos'è sta roba? Cosa sta succedendo sullo schermo? Cosa è successo? Non è successo niente. È andato a sparire. Raffaele è diventato vivo. Ma era già prima. Ma non l'hai fatto prima, non l'hai fatto un'ora fa. No, diciamo che adesso spiego subito, cioè. Non capisco. Allora, praticamente te lo spiego io, tranquillo. Allora, prima era più che altro un messaggio di traguardo di abbonamento ed erano 18 mesi, ok? Adesso ti ho fatto l'abbonamento proprio quello autentico. Io non sapevo come funziona. Vedi che YouTube mi frega, io ho detto, oh grazie, mamma mia, grazie comunque. Ma non so perché prima è partito tutto il sound, guarda che prima è partito tutti i sound. Non capisco, non riesco a capire questa cosa, io purtroppo su ste cose sono proprio negato, guarda, però. Davvero. Non può fare. Il signor che dice, ma anche io ci sono sempre, soliti punti all'italiana. Ma sì, che io però ultimamente non ti ho dato la possibilità di esserci, perché io ho staccato presto sia ieri che l'altro ieri, quindi. Cioè, non è dato neanche il tempo di passare a trovarmi, Scusami se ti rompo le scatole, Jake, chiedo scusa anche ai nostri spettatori, scusa, ma sono le 7. Ti avviso, tu mi hai detto che ogni volta alle 7 stai. Oh boia, che poi devo litigare in casa. Oh, cioè è tardi. Lo so. Sono sempre così. Non è colpa mia, non l'ho fatto apposta. Non lo faccio perché sono cattivo io. Sono le 19 precise, caro Jack. Non so se riesco a finire. Non so quanto ci vuole i livelli. Vedi che questo qui era cos'è il 14, il mio obiettivo. Cavolo, ho fatto solo 13 livelli. Ma vabbè, meglio che niente. Ho fatto 3 livelli in un giorno solo, dai, questo voglio finirlo questo. Però non voglio finirlo offline. Perché ci perdiamo le sequenze. Volete mettere il bello di farcelo in diretta? Che già non so quando riuscirò a finire sto gioco. E farò pausa sicuramente, vi avviso ragazzi, perché so già che sarà caldissimo. Da mercoledì prossimo farò qualche giorno di pausa, ma saranno giorni, non una pausa definitiva. E poi appena fa meno caldo, assolutamente ragazzi, io vi porto il buon Devil May Cry 3 finché non lo finiamo, assolutamente ci tengo. Forse siamo però io in compagnia a Jack. Compagnia quando non ci sono dopo tutto il giorno. Gli andrò a rompere i zebedei ogni volta. Ma dove? Ma che? Ma no. Ma cos'è questo giardino sotterraneo? Ma quindi mi stai dicendo che qui non c'è niente da fare? Io ho fatto tutto sto casino per niente? No, Singai racconta, non lo voglio sapere anch'io. Oh, racconta! Ma io di nuovo mi ho sognato, che bello! Io che ho intuizione pure io, signore, Hai sognato chi? Vuole sapere anche Raffaele. Vabbè dai, ma si può dire, tanto che se ho fatto robe strane, non si offende nessuno.
Poi Massimo poi No, mi spieghi i dettagli. io che l'atto ieri, Raffaele, io che l'atto ieri ho sognato Favicello e la lagustre. Ma non mi Singa che mi sogna Jack, quindi... Vabbè, almeno ha sognato me, è una persona un po'... Cioè, non è uno... Come stai? Persona per bene, giacca e cravatta, cioè... In realtà dei suoi sogni faccio un buffone, no? Perché... Vabbè. beh, tanta roba, giacca e cravatta. Ma siamo tornato qua! Faceva il presidente della FIA. Io sono troppo curioso di vedere cosa è successo in quel sogno. Perché io, ragazzi, stanotte mi sono trovato che tipo ero semi paralizzato a letto e avevo il mio gatto che è morto da anni, Shumi, non lo conoscete? Ciccio, in che senso io ho sognato il sogno? Ha sognato il sogno? Beh, bellissimo sognare il sogno. Che cavolo mi significa? Non so. Ma che vuol dire, Ciccio? Ha sognato il sogno, lo so, Leonardo, scusa, mi sono bloccato, non capisco un boia. Cita Scary Movie 3, oh santa Dio. Cioè, è come quello là, come si chiama, uno dei personaggi Leslie Nielsen di Scary Movie 3 ha anticipato un vero presidente che abbiamo avuto in altra nazione per 4 anni, che diceva qualcuno chiama il presidente, ma lei è il presidente? Ah, sì? Allora, bene, allora sono il presidente. Grazie, signor presidente. No, di più sta frase che ha detto adesso il Ciccio mi ha fatto venire in mente uno dei personaggi di come si chiama, uno dei personaggi di Mai dire lunedì o Mai dire ce l'ha Pastore, non mi ricordo, quando questo diceva ho i pugni nelle mani. Che significa? Ma quello è Rocchio 47, quello lì, era anzianissimo, è Rocchio, il grande pugile, al 47esimo film, che dice c'ho i pugni nelle mani. Fa ridere. Fa troppo ridere. Provo il divido del più padre che tu mi... già, lo so, però poi mi raccomando, ti prego, scrivimelo poi. E vedi che mi manda qua, ma io non so cosa fare, mi sa che al sotto dobbiamo fare pugno energetico. Bellissimo. È arrivato coso. Ma non so dove devo andare, non mi fa fare un cavolino. Non so cosa devo fare, ragazzi. Mi sto tirando il pugno. Che bello, però questo pugno colpisce a distanza, è utile per saperlo. E se sparassi da distanza qua? È un giardino sotterraneo, però non so cosa devo fare. Ragazzi, mi sa che dobbiamo fermarci, non riesco a trovare la strada. Cerco di leggere quello che c'è scritto qua, ma non mi fa scritto. Dai ragazzi, sono arrivato fino a qua. Siamo andati a esplorare Marte. Oh, io ho dei bei ricordi su Marte, lo vedete nei sogni. Lui, essendo prima della navicella, guardava l'orizzonte, Jack scende poco dopo di me con un sacchetto sulla spalla e dice: sono curioso. Che belli i miei sogni su Marte, di solito combatto. Marte che potrebbe essere la culla dell'umanità, secondo. Che avrebbe a proposito, c'è Gianluca Parmitano, se non mi sbaglio. Sarà uno dei astronauti. Sì, non si chiama Gianluca, si chiama Luca. Vabbè, comunque. Sì, ho capito che intendi. Gianluca Parmitano mi è uscito così. Vabbè. Sarà uno degli astronauti che testerà i veicoli e tutto, e possibilmente andrà su cosa? Sulla Luna. Jack, ma hai provato a tirare un pugno verso sotto? Guarda che non sei obbligato, no, non puoi tirare un pugno sotto, puoi tirare solo un po' di direzione. Dai ragazzi, cavolo, ho fatto questa strada per venire qua. Per cosa, scusa? Per cosa sono... Ho provato anche a spaccare questo, ma non fatto. È possibile che non ci siano, perché a questo posto ci sono già andato e ho raccolto l'unica cosa che c'era qua di interessante. A meno che non ci sia qualcosa di qua. E c'è una porta. Sono curioso di sapere cosa ho detto. Avevo capito, c'è una porca, ho detto ma perché? Vabbè, e grugnisce? Qua non fa. Allora, bene, la tenda ce l'abbiamo, ci serve dell'acqua. E io, Jack, ci serve il cibo. E io, su Marte il tempo cambia velocemente, ci servono dei vestiti. Ma perché sono andato senza, scusami? Perché accoppami con qualcosa, un po' di pudore, andare a scandalizzare le persone nei sogni delle altre persone, no? Andare mettersi addosso, non so, la giacchetta. Cosa?
Vabbè, mi sono accorto in alcuni sogni che mi mancava tipo tutto da vestirmi, mi capita a volte, dico, oh boia, mi sono dimenticati, sono uscito a quando dicono che come si chiama, che le sostanze stupefacenti non infatti, fanno male. fanno malissimo, per questo motivo io non l'ho mai usate. Io gli direi, non avete mai conosciuto Jack Perché LaMarche? non le ho mai usate io, esatto. Che non ne fa uso, però Esatto. è comunque Però è strano. Non ne fa uso mai, è molto strano il suo modo di essere. Ma perché sono tornato qua all'inizio del gioco? Bene, quindi, cavolo, già, ma senza i vestiti radioattivi. i vestiti radioattivi. I ragazzi non so. Jack, Per proteggersi dalla radioattività, nel senso, era facilissimo da capire cosa stavo dicendo. Ma così facile che non si era capito, infatti. Singai, ma è un folle questo qui. Già che io ero maschio, no, non sono maschio. Non sono maschio, sono Max. E noi ancora che ci diamo conta, dovremmo legarlo con la corda. Ma perché? Beh, io sono più matto di me. Allora, già ti voglio bene, ma non so per... Meno male. Ti ringrazio, Xinca, sono felicissimo di questa notizia. Assolutamente non hai idea quanto, grazie. Io sappia, nessuno mi ha mai sognato così, solo io che mi dico aiuto, Aspetta, mi serve qualcosa. Fammi vedere qualunque cosa, i bidoni, qualche cosa. Fammi vedere il numero telefonico per l'ospedale psichiatrico. Ma immagino, non esistono quasi più. Non esistono quasi più. Ho trovato la strada giusta. Ah, meno male, dai. No, non lo so se è la strada giusta. Però questa è la strada che mi manda al mio negozio. Perché sto facendo questa strada? Mi ha fatto prendere una sfera dorata, apprezzo, grazie, ma vorrei finire il livello. Dove? Ma alla fine come è finito il sogno, Xinca? Poi me lo devi scrivere, mi raccomando, così lo spieghi bene nei dettagli. Anche io oggi ti ho scritto un po' di robe interessanti, ma non so quanto interessanti. Allora. Gigio dice, chiamo il baricopio. No, Gigio, lo sto facendo io. Facciamo un bel quello. Non posso perché è stato distrutto e non posso entrarci. Allora ragazzi, ho sbagliato strada, devo rifarlo, mi spiace. Ho sbagliato tutto. Dico, facciamo un bel punto. Poi a 10 minuti in ritardo per porco cane per questo... quanto stress questo gioco, ragazzi. La prossima volta non inizio più un livello, mi alla fine, sappiatelo. Non lo faccio più. Ragazzi, vi saluto allora. Mi raccomando, Xinca, per farmi sapere. E ringrazio Raffaele e io. Domani c'è che cosa c'è? Domani c'è Resident Evil 6, domani c'è Ada Wong. Assolutamente Xinca sì che ti salverà la vita. Singai, te lo sopporti tu. Certo, vabbè, tu mi sopporti dalla chat, dai. Allora, Gigio, se vuoi stasera, comunque, io accendo la play stasera, nel caso volessi giocare a qualcosa, magari possiamo parlare, nel caso volessi, ma intanto io se non c'ho un cavolo da fare sulla play, non ho proprio voglia di fare nulla. Comunque ciao l'amore della mia vita, Ada. Ada è fantastica, è un gran personaggio. Ciao a tutti, buonanotte.